In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Allora, facciamo che intanto io parlo mentre c'è la intro, tanto la conoscete che... Allora, innanzitutto voglio dare il benvenuto a... Adesso abbiamo qui un ospite che voi non vedete, che poi dopo gli darò il via libera a parlare finita la intro, che è il grande Ozzy Boschi, che lo conoscerete presto, dopo lo vedrete anche. Allora, voglio salutare Federico Fortuna che ha già scritto in chat, ci saluta. E voglio salutare i 3 spettatori, vabbè uno sarà Ozzy comunque, i 2 spettatori per il momento. E voglio subito dire una cosa, c'è stata una piccola mancanza di precisazione nel titolo della live, ma alla fine sono 2 cose collegate che adesso spiegheremo meglio. Allora, la spiegazione è questa, che quello che io ho chiamato come progetto in realtà è un evento, cioè il Retovone 3.0 è un evento che ci sarà di retro gaming, dopo ci sarà Ozzy a spiegarlo meglio. Invece il progetto relativo ai giochi Laserdisc su Amiga è un'altra cosa, molto teorica, è un progetto teorico che sempre Ozzy ha in mente, di cui mi ha parlato e che io ho apprezzato tanto perché poi vi dirò il perché, e che di cui magari alla fine parleremo, però diciamo che la maggior parte della live è incentrata su questo evento che ci sarà. Ecco, detto questo, aspettiamo la fine della intro, che aspettiamo che arrivi un po' di gente perché altrimenti, come sapete, le notifiche di YouTube sono sempre un po' in ritardo. E intanto vi aggiorno con qualche... chiarita questa cosa, vi aggiorno con qualche novità, qualche cosa che sto facendo. Allora, io sul canale ho ricominciato finalmente a giocare, era dopo un bel po' di mesi, ho portato in live e ho iniziato una nuova serie che è Conker's Bad Fur Day per Nintendo 64, che è un gioco veramente assurdo e vi consiglio di seguirla se vi piacciono giochi un po' strani e anche belli maleducati, che però si spacciano come per bambini, che in realtà non è così. Ho recuperato un bel po' di console di macchine che prima non avevo, tra cui appunto PC Engine, Duo R, poi ho recuperato il Philips CDI e un'altra PSP da aggiustare che la userò insieme al CDI all'evento del Laser Day a Bologna, che vi ricordo, ecco ragazzi, voglio ricordarvi che il 22 giugno, perché ci sarà, sarebbe voluto venire anche il grande Ozzy ma purtroppo ha degli impegni, ci sarà a Bologna il Laser Day, giornata dedicata un po' tutti, diciamo, i media su Laserdisc, ma in particolare i laser games, cioè i videogiochi su supporto Laserdisc, Dragon Slayer, Tire Quest, Space Ace e tanti altri. E sarà il 22 giugno al Bologna Nerd. Ecco, vi dico soltanto che l'ingresso richiede solo la tessera, che sono 10 euro, dura un anno, l'unico prezzo da pagare per se non siete già soci, però veramente ne vale la pena. Io sarò lì, porterò una PSP con dei laser game sopra e anche il Philips CDI con varie conversioni di giochi arcade, appunto laser game. Poi altre cose, fatemi un po' pensare. All'inizio di giugno farò un video col dio del gaming, perché andrò a trovarlo e parleremo gli farò fare la reaction a qualche console che lui non conosce. Immagino l'Atari Jaguar, dobbiamo ancora decidere, o l'Atari Jaguar o il Vectrex, una delle due. Sarà molto interessante vedere la sua reazione. E basta. In questa live di stasera abbiamo cercato di spammarla il più possibile. Magari ci verrà a trovare anche Magnum CDI, ovvero Federico Gori. Poi vediamo un po', magari passerà anche Igor, vediamo, visto che tocchiamo un po' l'argomento laser game, laser disc, e magari potrebbe fargli piacere passare, cioè a noi fa piacere se passa.
E niente ragazzi, adesso ancora un minutino, vediamo che si stabilizza il tutto e poi presentiamo l'ospite di questa sera. Secondo me è un evento in cui vorrei andare, però purtroppo è un po' lontano da me, però e non riesco purtroppo. Beh dai, 4 spettatori ragazzi, mettete like se non l'avete già fatto. 5 spettatori, dai, mettete like per favore a questa live. E vabbè, se non conoscete il canale iscrivetevi, che insomma fa molto piacere perché supportate il nostro lavoro. E dai che ci siamo, manca poco. No, sono contento. Ho organizzato la live un po' all'ultimo per impegni vari, ma vedo che la partecipazione comincia a esserci. Dai, manca pochissimo, 30 secondi. Presentiamo il tutto. Scrivete anche in chat, se siete appena arrivati, fate salutate. Tanto vi salutiamo volentieri, 10 secondi. Ci siamo. Ma eccoci qua, finalmente vedete il nostro ospite. Buonasera a tutti. Il nostro ospite che deve togliere il muto al microfono e si presenta. Pronto, mi senti? Ti sento benissimo, spero anche Perfetto. gli altri. Sì, salve a tutti, sono un intruso di questo canale, il debutto, e sì, mi impossesserò per un breve attimo di tempo del canale e del vostro tempo, Come se me lo giusto che sia, permetterete. perché il Demiurgo, vabbè, siamo amici da un po', ci incontriamo sempre agli eventi, facciamo sempre belle chiacchierate. E quindi insomma è un mio amico Ozzy, e quindi insomma Sì, ci siamo conosciuti al Laser Day, se non erro, Laser giusto? Day dell'anno scorso, sì. Esatto, poi A mangiare la pizza, mi ricordo. a mangiare la pizza, esatto. Stavamo Poi parlando alla di fine... Jaguar, no, di Scalar, non mi ricordo. Sì, diciamo tutto è partito dal solito problema che penso abbiano tutti i retro gamer, cioè come cacchio riesco a visualizzare su un monitor un segnale analogico di una macchina vetusta degli anni 80-90, diciamo, e poiché il Demiurgo è più ferrato di me su queste tecniche, allora ho approfittato per avviare una conversazione. Ci siamo conosciuti lì grazie anche al tramite del Gori, di Magnus CDI, che era lì di fianco a me. Tu eri lì, ci siamo conosciuti grazie a lui perché era l'amico in comune, diciamo, abbiamo cominciato a parlare. Sì, poi alla fine si bazzica sempre nei soliti posti al Vintage Beat o comunque sia quando c'è un evento di questo Carrara, genere. al Gamix, ci siamo visti. A Carrara poi, certo. Dovrei venire anche a Modena, peccato che ho un matrimonio, guarda caso, cioè è una sfiga. Vabbè, dopo, vabbè. Però il matrimonio è un giorno solo, quindi in realtà forse riuscirei a ritagliarmi un tempo un po' più. Lo stesso giorno c'è anche il Passione Amiga Day a Spoleto, se non erro, il 7 di settembre. Cioè, sembra che facciate apposta, io non ho parole. Perché adesso come dizionario dei videogiochi sono dentro l'associazione Retro Campus, e come invece Demiurgo sono dentro Beat Retro, quindi se c'è qualcosa, io ho tempo, ci vado, perché insomma era un po', insomma era anni che cercavo di partecipare a queste cose. Comunque c'è Cap KNS Gaming and Live che ci saluta in chat. Ma va? Sì, guarda la chat. Forse potremmo parlare di loro tra poco, certo, chi lo sa. Certo, io ho accettato anche l'invito di parlare di queste due realtà, perché mi sembrano interessanti, mi sembrano dei creator, l'associazione MSX Italia la conosco già, l'ho vista anche agli eventi. Invece loro non li conoscevo, però grazie a te ho guardato un po' di cose, mi sembrano molto bravi, e quindi possiamo parlare anche di questa cosa. Comunque voglio farti i complimenti per quello che hai dietro, comunque, dietro la piramide qua. La piramide di giochi che hai. In realtà no, è un mobile. Sì, in realtà sono giochi Amiga e Commodore 64, tendenzialmente è una piccola collezione, sono un collezionista molto piccolo. Però no, qualcosa sono riuscito a raccattare di vecchiume negli anni. Però, come vedi, c'è qualche gioco PC boxato, però tendenzialmente è tutta roba raccattata in qua e là. A parte è quello che avevo io
negli anni 90 che mi è stato regalato da zii, feste, compleanni, e poi ho integrato, diciamo, in età adulta con Fatto i soldi benissimo. proventi del mio duro lavoro. Hai fatto benissimo, hai fatto Questo. veramente bene. Niente, Sì. allora, se vuoi parlare, parliamo un attimo. Ti lascio adesso un po' ruota libera di parlare di questo Sì, evento. parlo un po' di questo evento. Ovviamente se ci sono domande sia in chat sia da parte tua mi interrompete senza nessun problema Certo, e cercherò di rispondere nel migliore dei modi. assolutamente. Dunque, KS sono le iniziali dei Kappina e Stilgard, che sono i due principali conduttori degli stream dell'omonimo canale. Nel canale mi sembra si chiama KS Gaming Life Gaming, e, sì, esatto. Su Twitch, esatto, e vero? Su Twitch. operano principalmente su Twitch, tuttavia hanno anche un canale YouTube dove pubblicano, penso, i replay più che altro. Comunque sia la loro attività principale, almeno io li seguo su Twitch Ok. principalmente. In realtà non sono due, sono quattro perché hanno anche due gatti che sono co-conduttori, diciamo, e aumentano l'audience non poco, a mio modo di vedere. Il gatto Sirio e la gatta Luna. Ok. Ok, è un canale, diciamo, magari non conosciuto come altri a tema retro gaming, comunque secondo me ci sono delle aree di contatto con quello che fai te, alla fine loro portano tutte le settimane, streamano regolarmente, salvo viaggi in Giappone temporanei, però regolarmente loro streamano, penso ormai sarà 4-5 anni che streamano Ok. e portano anche cose interessanti, obiettivamente, giochi magari non conosciuti dai più, oppure altri più mainstream. Spaziano molto, leggono vecchie riviste tipo Zap, Console Mania, mi sembra. Cioè, veramente spaziano a 360 gradi su quello che è il mondo videoludico, passato più che altro. Non fanno anche indie game più recenti, però diciamo che il core business è più le cose, i videogiochi vecchi. Poi a questo fanno a corredo altri eventi, altri tipi di attività. Per esempio, l'altro giorno stavano montando un Gundam, altre volte preferiscono più leggere notizie oppure vecchie riviste o fare semplicemente quattro chiacchiere. Insomma, Ok. spaziano molto e la loro particolarità è che loro abitano letteralmente a 5 minuti di auto da casa mia. Nel senso, siamo aretini, anche se io sono adottato, in realtà sono della Val di Chiana, Ok. però insomma abitiamo vicino e loro hanno avuto questa, ormai da qualche anno, hanno avuto questa idea di fare una festa che si chiama Retrovone. Questa è la terza edizione. E il retrovone non è altro che un ritrovo, un incontro, è un modo per conoscersi, per vedersi, magari superare le barriere del monitor del PC. Quindi diciamo che Arezzo ha tanti difetti, ma ha anche due grandi pregi. Il primo è che è nel centro Italia, quindi in realtà riusciamo a raccogliere buona parte sia da nord che da sud. La seconda è che abbiamo un casello autostradale, abbiamo una stazione dei treni che è a due passi da dove si svolge l'evento, quindi diciamo che un pochino cerchiamo di aiutare coloro che vogliono partecipare all'evento e vengono da fuori. Detto questo, al primo retrovone io non ho partecipato, mi ricordo che non ho potuto, mi è dispiaciuto. Ho partecipato al secondo. Vi posso dire un po' come è stato il secondo retrovone, che è semplicemente ben organizzato obiettivamente, tanta gente che io non conoscevo, ho avuto l'opportunità di conoscere, ci siamo divertiti, c'è stato un torneo di un videogioco, un picchiaduro tra dinosauri, ora non mi ricordo il nome, non è Primal Rage, Ah, è non è un altro Primal video. Rage? Ah, Era un videogioco arcade e quello che hanno fatto, hanno organizzato una specie di mini torneo a eliminazione diretta. Io ovviamente sono uscito al primo turno, mi sono beccato due perfect
subito, così Hai ingloriosamente. detto un arcade con i dinosauri, eh? Sì, sì, esatto, Devo esatto. guardare il titolo perché... Vediamo se lo trovo intanto. Intanto provo a Ehm, parlare. sì, è stato addirittura c'era anche un premio per il winner finale, quindi diciamo qui, roba grossa. Poi c'è stato comunque sia un momento musicale, c'è stato un momento di risate dove sono state fatte rivivere le clip più divertenti del canale dell'ultimo anno. C'erano delle postazioni di gioco. Non immaginatevi una cosa come il Firenze Vintage Beat, che veramente è una mostra del computer. Loro portano, e anzi, loro si fanno veramente un mazzo così, penso, per organizzare un evento del genere, che non è facile, dalla scelta della location a, non lo so, la loro promozione, a comunque sia prepararla. Cioè, obiettivamente, ricordo a tutti che non c'è un biglietto da pagare, che è una cosa stranissima di questi giorni. Non c'è la cassa all'ingresso, quindi diciamo è aperto a tutti, anche a coloro che magari non conoscono il canale o non lo seguono. Se, se qualcuno vuole venire e che è interessato a queste cose, è il benvenuto. Il posto si chiama New Factory. Se non erro è un centro sociale, è carino, assolutamente accogliente. Mi ricordo c'erano anche dei giochi da tavolo, c'era un calciobalilla, se non erro. Poi chiaramente c'erano queste postazioni retro, mi ricordo che c'era un Dreamcast, c'era uno sviluppatore che aveva fatto un videogioco per PC, stile retro. Insomma, hanno cercato al meglio delle loro possibilità di fare qualcosa di meglio che potessero, insomma. Comunque il E io... gioco, il gioco guardato, ma anche il KNS Gaming Life l'ha detto, è Dinorex, Dinorex. Ah, Il sì. gioco. E poi ha scritto in chat: Arezzo Retro Game City. È importante portare gli eventi anche fuori dai soliti centri e dalle solite città. Sì, è vero. Se no, è verissimo. Sì, e diciamo che qui arriviamo al punto focale che in zona di eventi di questa, diciamo, su questa tematica ci può essere il Firenze Vintage Beat, che comunque sia Signa. Ad Arezzo io mai ho visto nulla che si potesse minimamente avvicinare a questo. Quindi insomma un plauso a loro assolutamente per l'impegno e la dedizione che mettono sia nel portare avanti il loro canale e sia nell'organizzazione dell'evento. Certo. Diciamo che io non faccio parte del team KS, ovviamente, sono un semplice, come ho detto prima, li seguo sporadicamente quando posso, perché si incastrano male con i miei orari. Comunque quando posso faccio un salto, saluto, guardo un poco, mi fanno compagnia nel dopolavoro, in realtà, poi dopo i soliti impegni familiari. Comunque diciamo che mi coinvolgono, comunque sia, è un'area di interesse, anche se io non sono proprio centrato sul videogioco. Cioè, mi piacciono i videogiochi, mi piacciono tantissimo, specialmente quelli retro. A me piace più il retro computing in sé, cioè sapere come funzionano le macchine, diciamo. Certo. Però comunque se ci sono delle aree di contatto, e niente, quindi mi è venuta questa idea, ho contattato Stilgar in privato e gli ho detto: guarda, io sono disponibile anche a fare un talk, un discorso giusto per, diciamo, arricchire l'evento, visto che comunque sia sto vicino, cioè non mi costa niente, ovviamente non chiedo niente, non voglio niente, voglio solo che mi state a ascoltare. Esatto. E magari potresti essere interessato. E chiaramente il mio tema, sapete che sono un po' monotematico, io è l'Amiga, perché è la macchina della mia infanzia e sono un po', diciamo, ho questa brutta malattia che si chiama l'amighista, che è veramente brutta, non auguro a nessuno di prenderla. Quindi diciamo che mi sono preparato un piccolo discorso su questa macchina, niente di super tecnico, cerco di fare una cosa più, diciamo, accessibile a tutti, perché mi rendo conto che se vado sul tecnico
già vedo gli sbadigli. Anche perché, come ho detto, è un canale di retro gaming, si dovrebbe parlare di videogiochi. Io già che parlo di una macchina che proprio console non era, anche se molte la ritenevano tale, magari posso anche, cioè, sto andando un pochino in una zona pericolosa, off topic, quindi insomma cercherò di tenermi, cioè chiaramente se agli amighisti di vecchia data dico ok, quello che sentirete da me sono cose che già sapete, fatte, rifatte, stradette, stradette, però magari è comunque sia un importante, cioè può essere interessante incontrarci, scambiare quattro chiacchiere come è successo l'anno scorso e conoscere magari anche gente nuova, perché Ah, sì. alla fine io mh, ho tante amiche qua, ogni tanto ci gioco da solo, però quando vengono i miei vecchi amichetti dell'epoca che vogliono rigiocare con me all'Amiga, diciamo che è molto più divertente che giocarci da solo, quindi se riesco a trovare qualche compagno che riesce a condividere con me la mia passione, non sono altro che contento. Io ci vorrei giocare perché non ho mai avuto l'Amiga, lo voglio recuperare, però se capita ci giocherei volentieri, però mi devi... Cioè, ho giocato qualche volta a qualche evento, però non è che ho tutta sta confidenza con quella macchina lì. Quindi quello che dirai Mhm. stasera, se vuoi fare il discorso, guarda, per me sarà buone cose, forse saranno nuove, perché non è che ho mai portato sul canale quella macchina lì. È una cosa che recupererò, l'ho provata qualche volta. Ho sentito varie lezioni teoriche su quella macchina lì, video, robe varie, però non ho mai avuto il contatto, a parte qualche volta gli eventi. Quando ti ho visto lì, dove eravamo? A Forlì, vero? Anche. A Forlì, sì, Sì, certo, che tu anche eri lì. lì con l'amiga aperto, che guardavi la batteria lì. Sì, sì, il Mi hai fatto, 500 Plus, il mi hai fatto 500... morire, mi hai fatto morire lì. Guarda, i 500 Plus sono una croce. Anche oggi ho un'amica 500 Plus, ne parlavo prima con Igor in chat. Quella batteria Varta mi ha fatto fuori per ora 12 piste. Io mi sono messo lì come i sarti, ago e filo a cercare di Mamma mia. ricucire le piste. Ancora non ne vengo fuori, è una valle di lacrime, le 500 Plus. E quella che presi là a Forlì era proprio in ottica di pezzi di ricambio. Ma però è peggio la 600, vero o no? Dipende. Dipende. Non c'è, diciamo che se sversa la batteria Varta sul 500 Plus, addio, veramente è brutto. Ok. Se la 500 Plus, diciamo, non gli togli il problema della batteria che magari è stata rimossa in tempo oppure non ha colato quasi per nulla, come è successo in qualche rarissimo caso, allora diciamo che sì, è una macchina più solida rispetto all'Amiga 600. L'Amiga 600, tutte quelle che ho visto, non ce n'è una che si salva, ma non per il problema della Varta, ma per i Vero. condensatori elettrolitici che veramente fanno dei danni parecchio grossi. Però diciamo accidental meglio, accidental Capito. peggio. Diciamo che quando diciamo, un amico mi chiede un consiglio su un'amiga da prendere, io gli dico sempre vai sulla più economica, cioè la 500 normale, che quella, cioè, si rompe tutto per carità, però Ovvio. effettivamente mi sembra che sia meno incline di altri a problemi. Poi dopo dicono, però non c'ha Laga, io voglio giocare anche a Laga, e dico, vabbè, allora che ti devo fare? Con Te ne scegli. l'Aga, vabbè, io per dire vado di emulazione con gli Aga. Però Sì, sì, ognuno fa come può. Se uno ha altre amiga, si gioca là, ma... Io ho fatto una diciamo scelta. che non mi fare spoilerare, in realtà c'è nel mio discorso che farò al Retrobone, diciamo c'era anche una sezione finale dove volevo raccontare cosa si può fare oggi, diciamo, per avere un'amiga senza mettersi a battere il capo come faccio io sulle piste rovinate dalla batteria, che comunque sia di reimplementazioni moderne ce ne sono un sacco, dal Mister a mille altri, insomma il Mister penso sia il più famoso come gli emulatori per PC e quindi niente, farò un breve discorso anche sulle alternative moderne. Eccolo qua. Eccolo lì. Questo ha il kit Jammix per collegarlo in Jam, eh.
Te piace la giamma. Cioè, perché così lo posso mettere anche nel cabinato. Però il mister è questo, eh. Sì, 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 è il 10 nano, giusto? Sì, Il 10 nano, sì, certo. Poi viene riutilizzato quel core in mille modi differenti. Diciamo che l'Amiga su un cabinato, diciamo, stride un po' perché è nata come home computer. Anche se c'è stato un tentativo di portarla in sala giochi, a quel che so, un tentativo fallito, uno dei tanti fallimenti del mondo post-Amiga. Comunque, niente, era per dire che farò un discorso su Amiga, molto generico, diciamo. Cercherò, se riesco, a intrattenere il pubblico, magari con delle demo. Avevo intenzione di portare proprio un'Amiga reale, farla vedere come è fatta dentro, quali sono i chip custom più famosi. Ovviamente non mi metto a discutere ogni singolo integrato perché mi verrei subissato di pomodori probabilmente. Però insomma, la perfezione sarebbe riuscire a proiettare magari su schermo una demo o un gioco, non lo so, qualcosa. Quello dipende dalle nostre abilità tecniche, se riusciamo pardon, a agganciare. sì. Pensavo di portare un USSC e con quello andare in HDMI e magari riescono a farmelo vedere su uno schermo moderno così che il pubblico possa vedere. Se no niente, porterò solo la piastra madre, farò vedere, Beh, quello che riesci. sì, quello che si può fare con con i mezzi che abbiamo, insomma. Allora, Eh, esattamente il giorno e l'ora, sai più o meno quando è? allora, certo, il giorno è sabato 31, quindi è sabato prossimo, eh, giovedì, venerdì e sabato, quindi 3 giorni. Tra Anzi, poco. sì, diciamo che giovedì è finito quasi, quindi di meno. Il ritrovo è alle 15, è in via Masaccio, che è vicino alla stazione dei treni di Arezzo. Poi, se cercate New Factory oppure semplicemente googolate Retrovone, trovate la locandina abbastanza facilmente. Poi, l'unica, come ho già detto, l'ingresso è libero e gratuito. Viene richiesto dall'organizzatore soltanto, se possibile, la cortesia di compilare un form su Google Docs per motivi prettamente organizzativi, giusto per avere una stima di quanti siamo. Quindi se chi può lo compili. Sul forum, sul foglio c'è anche la possibilità di indicare se si vuole partecipare alla cena. Ci sarà una cena successiva per chi vuole, ovviamente non è obbligatoria in nessun modo, però se uno vuole partecipare lo dice, magari per la logistica, per la prenotazione farebbe comodo saperlo. E un'altra cosa che è ancora più importante, la più importante, è che forse non lo sapete, ma qui ad Arezzo ha anche sede l'associazione MSX Italia, di cui abbiamo Massimiliano, che è il nostro presidentissimo, perché io faccio anche parte di questa associazione, tra le altre cose. Quindi, oltre che amighista, anche MSX Aro. Le ho tutte, sì. E diciamo Io che li avevo vicino a me, al Gambix di Carrara, pure, proprio attaccati a me. È certo, e chi ci divide più? Niente, era per dire che ho pensato bene di mettere in contatto l'organizzatore Cappina Stilga con Massimiliano, quindi presidente di MSX Italia, proponendo, insomma, cioè, alla fine è l'unico evento che abbiamo ad Arezzo sul tema. La sede è ad Arezzo, il presidente è a Arezzo, perché non unire le forze? Cioè, ci siamo autoinvitati, siamo imbucati alla loro festa praticamente. E quindi diciamo che sul sito di msxitalia.org c'è, diciamo, il riassunto di quello che sarà l'evento lato MSX Italia, quindi ci sarà l'organizzazione di una postazione. Tra l'altro Massimiliano mi ha chiesto di portare lo step down, quindi immagino abbia voglia di far vedere qualche MSX in azione.
e lo stesso Massimiliano farà un talk, anche lui un discorso su MSX, quindi doppio discorso, uno io, uno lui. Immagino che il suo sarà più incentrato nella parte ludica di MSX, che comunque si vanta dei titoli non da poco. Quindi non so di preciso cosa ha in mente di dire, di fare, però insomma fa piacere che abbia deciso di partecipare attivamente all'evento. E che niente, quindi per maggiori informazioni potete andare sul sito di MSX Italia e ovviamente il sito di riferimento è la locandina che trovate googolando Retrovone, e ovviamente potete entrare tutti i giorni la sera verso le 6:30, le 7 di solito iniziano a streamare, potete chiedere direttamente ai proprietari del canale KS Gaming Life di ulteriori informazioni. Guarda, io metto due link, sia quello del retrovone di MSX che quello di KS, li metto qua in chat. Così. Sì, c'è anche un canale Discord di KS, quindi Okay. anche lì se qualcuno è interessato e vuole chiedere informazioni, di solito c'è qualcuno che risponde, sicuramente è presidiato. E niente, questo è più o meno la presentazione dell'evento. E scusate se mi sono dilungato troppo, doveva essere un discorso di un quarto d'ora, mi sa che sono andato un po' lungo. No, va bene, abbiamo quasi 25 minuti, 20 minuti va benissimo. Comunque voglio salutare i 7 spettatori, mi raccomando ragazzi, mettete like. Se siete arrivati adesso, magari dopo vi rivedete la live e che ascoltate bene tutti i dettagli di questo evento, che più si partecipa meglio è. E basta. Quindi ho messo i link dove si parla dell'evento qua in chat. Salutiamo E ovviamente un grazie a te per avermi dato lo spazio per pubblicizzare l'evento. Di solito io non pubblicizzo, ma questa volta mi sono sentito in dovere, insomma, di aiutare i compaesani. No, io quando delle cose vedo che ci tieni te, so che sono cose di qualità, e quindi attraverso la tua, diciamo, la nostra amicizia, cosa, sì. E quindi, insomma, visto che tu ti sei fidato di me per delle cose, mi sono fidato di te per questo. Quindi... No, per l'USSC va benissimo, e quindi, diciamo, dopo un momento iniziale di what the fuck, ora diciamo che lo utilizzo con soddisfazione, ho salvato i settaggi, ora nessuno lo deve toccare più. Funziona bene, soltanto che c'è un pochino da smanettarci, ecco, subito. Sì, non è proprio un dispositivo plug and play, diciamo, però dà soddisfazioni. Ci vorrebbe il RetroTink, però con l'USC puoi fare delle cose, con il RetroTink non può, insomma, dipende. Dipende Sì, assolutamente. C'è Ludovico che lo salutiamo. KS Gaming and Live ci saluta per lo spazio e ci ringrazia per lo spazio che gli concediamo. Io ringrazio loro perché fanno questo evento, quindi quando ci sono questi belli eventi io, se posso fare qualcosa per aiutare, lo faccio. E poi c'è anche Maximilian Priva che ci saluta. Massimiliano. Esatto, che dice: purtroppo non posso ascoltare perché sono fuori a cena, ma grazie di aver parlato dell'evento e dell'MSX. Allora come ha fatto se non ha ascoltato a sapere che ho parlato dell'MSX? Avrà visto nel titolo perché c'è la copertina, magari. Poi c'è Ludovico che dice: wow, l'MSX è un computer strepitoso. Io con quel computer ho giocato Metal Gear, 2 Solids, Snake e altri titoli. Ok. Sì, anche io diciamo che l'ho recuperato di recente, un MSX2 che mi è stato dato da Massimiliano. Mi sono precipitato a comprare una Carnivore e ho provato il parco titoli, almeno i titoli più famosi, tra cui c'era anche il primo Metal Gear Solid, veramente eccezionale, assolutamente sì. La tua faccia è stata coperta dall'alert di chi si è iscritto, Maria Caterina Belli, la conosci? È di MSX? Sì, ho un'idea di chi sia. Chi è? È la famosa Cappina con la K, nonché moglie di Stilgar. Sono K, ecco, sei iscritta. Sì. Buonasera anche a te e benvenuta. Esatto. È partita proprio l'alert mio che ballo la PS1 Dance con la musica truzza sotto. Sopra la mia immagine, va benissimo. Sì, va.
Allora, di questo Ah, evento sì. abbiamo parlato abbastanza o cosa dici? Ah, C'è da dire altro? io non ho nulla da aggiungere, sicuramente mi sono dimenticato tutto, però diciamo che almeno un'idea l'ho data. Se qualcuno è nel centro Italia e ha voglia di farsi un giretto ad Arezzo, è qua è il benvenuto. Giusto, assolutamente. Io vorrei, ma purtroppo sono impegnato, se no sarei venuto anch'io. Ma tu da E... Parma sarà dura. È scomoda, è scomoda. E c'è tanta strada, ci sono gli Appennini di mezzo. Io Diciamo che A Signa ci vengo, Bologna, Modena, insomma giro un po' anche al nord, ci vado, però dopo lì comincia a diventare un po' tosta. no, Vabbè, però... capisco assolutamente. Però se Anch'io ne vorrei proprio... fare tanti di eventi, ma Si fa come si può. E cosa volevo dire? Volevo dire che adesso mi è sfuggito. Mi è sfuggito. No, Ludovico continua a spiegare i titoli i capitoli di Metal Gear. E cosa volevo dire? No, niente, abbiamo parlato abbastanza dell'evento, direi. Possiamo parlare un attimo dell'altra cosa? Ti va di no, introdurre? cioè, naturalmente se hai voglia tu di parlarne, perché sono idee queste Sì, sì, ne che sai parliamo. che io ne partorisco una al secondo, però non ne faccio nemmeno una, quindi come Vabbè, vedi. però buttiamola lì. Allora, se siete arrivati adesso, mi raccomando, mettete mi piace la live, condividetela perché l'evento, così almeno i dettagli dell'evento vanno in giro. Poi se vi piace anche il canale iscrivetevi che mi supportate. Detto questo, parliamo un attimo dell'argomento laser game, laser disc su amiche, questa cosa qua. Allora, il Demiurgo da un po' di tempo sto cercando di recuperare, ovviamente senza speranze perché purtroppo i prezzi di queste cose sono salite, cioè sono improponibili. Già all'epoca diciamo che erano sistemi che insomma sono durati pochissimo, costavano già un botto all'epoca, oggi ce ne ancora meno funzionanti e costano di più ancora. Parliamo dei sistemi laser disc in generale, tecnologia laser disc. Ecco. In particolare per quanto riguarda i laser game, cioè i giochi arcade e non su laser disc. Ovviamente macchine come MSX Falcom, Laser Active, sta roba qui è inaccessibile al giorno d'oggi. Praticamente, se uno è una persona con uno stipendio normale, è cioè, o è una botta veramente di culo assurda a restaurare questa roba, altrimenti. Ma il problema poi non è tanto la macchina. Tu prendi la macchina, poi devi avere anche i supporti. Se uno non ha niente, se uno proprio deve partire da zero, è veramente problematica come cosa, ok? Perché i giochi stessi, i Laserdisc proprio in sé, costano veramente tanto. Sia su queste macchine, figuriamoci poi se uno vuole giocare la versione arcade, quindi vabbè, a parte il cabinato, il lettore adatto, il Laserdisc. Poi siamo in Europa, quindi c'è anche il problema dei Laserdisc Philips che si rottano, insomma ci sono tanti problemi. E in più anche quelle soluzioni che dovevano essere più economiche, mi viene in mente la soluzione della Software Corner con l'Amiga, l'Atari ST, Commodore più lettore e la versione convertita. Anche lì costano tanto, sono rari i Laserdisc. E allora niente, volevo recuperare qualcosa del Laserdisc, ma ripeto, io non ho nulla. Mi sono recuperato il CDI. Per fortuna ci sono delle conversioni buone su CDI di buona qualità. Però ovviamente è la macchina secondo me più adatta. Cioè tra tutte le macchine accessibili, anche se non è una console ma un sistema multimediale del salotto, è la macchina su cui veramente i laser game sono stati portati di più, convertiti nella maniera migliore. Almeno i classici, Space Ace, Dragon Slayer, anche Tire Quest. C'è anche il seguito di Tire Quest, tra l'altro lì, si chiama Shadow One, un nome del genere, ed è su Philips CDI. Insomma, ne trovate parecchi, Crime Patrol, ne trovate parecchi convertiti. Quindi, insomma, alla fine la soluzione si trova. Però ovviamente non ci sono tutti, ecco. Ma quello non Sì, l'avete neanche. però il Philips CDI secondo me è un buon compromesso, perché un gioco per Philips CDI quanto lo potrei pagare? Poco, 20 euro poco. massimo. Allora io lì ce li ho masterizzati, aperti, Va bene, se li però, vuoi originali. però se li vuoi originali comunque li trovi a dei prezzi accettabili e su delle conversioni buone. E Allora, quindi... io ti dico che, giusto per farti rendere conto, la settimana scorsa mi sono fatto un giretto sui vari siti noti, tipo eBay, Subito, per vedere quali laserdisc Amiga ci fossero in vendita. C'è un bellissimo Dragon Slayer a 1500 euro, cioè Figa. in saldo, insomma.
Su eBay perché è Mint probabilmente che anche lì Ma è io della non lo so. Philips? No, no, sono Laserdisc dell'epoca, penso che siano prodotti da L qualcosa, non mi LDG? ricordo. LDG. LDG, esatto, Allora LDG. sono quelli, ok, della Software Co. Per la Software Co, ok. Mm, Per mm. quel sistema Amiga, Eh, ok. Però, cioè, su Subito ho visto c'è un'altra inserzione, si parla comunque di 700-800 euro per un singolo Laserdisc, a cui ovviamente ci devi abbinare un lettore Laserdisc particolare che, a quello che mi è stato detto, sono i Pioneer CLD 1500-1600, Ho guardato anch'io. Sì. che anche quelli si trovano, diciamo, non costano poco, però non li trovi al supermercato, insomma. Ne ho visti 2 o 3, ma erano già venduti a 200-300 euro, ma erano già venduti. Quelli disponibili adesso costano di più. Sì, poi c'è sempre il discorso che è quello che mi mette, almeno a me personalmente, più in difficoltà, è che va bene, io faccio uno sforzo economico, mi compro il lettore Laserdisc, mi compro il Laserdisc, mi spendo dei soldi su un qualcosa su cui non ho garanzia e se si rompe io ho solo, ho solo me stesso, diciamo, come possibile repairman, che significa che non c'è speranza, insomma. Sono casini perché, vabbè, sono complessi, anche l'ottica da ritarare, madonna, roba complessa. Sì, trovare ormai i riparatori in Italia io ne trovo sempre di meno e sempre più Sì. difficili anche solo da convincere. Per esempio, io ne ho trovato uno a Montevarchi, una persona che riparava TV negli anni 80, è anche molto skillato. Sono andato là chiedendo di aiutarmi a riparare un PVM e lui ha detto: Ma nemmeno per tutto l'oro del mondo. Cioè, Sì. Sì, sì. questa è la situazione. Io per queste cose non so più a chi rivolgermi. Allora, Quindi, io volevo dire due riparatori, sono molto bravi, però sono impegnati a bestia e non sempre riescono a fare i lavori. Che conosco io, però sono tutti e due al nord. Allora, uno è Roberto Comuniello di Power Games a Verona. Che lui, io praticamente ogni macchina che avevo con dei problemi da far modifiche RGB, modifiche 60 Hz, o dei problemi condensatori, anche un BVM, perché gli ho venduto un BVM della Sony 1410p, me l'ha riparato, c'aveva delle macchine di colore, me l'ha riparata che mette i condensatori. Ci ha messo un bel po', 6 mesi, però me l'ha riparato. Ed è va l'unico. benissimo. Una tempistica accettabile per me. Penso per quasi tutti. Ok, lui è uno, Power Games di Verona, l'altro che però con i BVM, quella roba lì non so se ci mette mano, ma con le console sì. Adesso è in affidamento il mio Game Gear che c'è da rifare tutto. Cioè aveva le piste Mm. danneggiate perché i condensatori sono colati. Vabbè, E... sul Game Gear ci possiamo arrivare in qualche maniera, eh, anche da noi, sì, sì. diciamo. Su un BVM, un No, PVM, ecco, è diverso. eh, No, comunque la lui è molto bravo, vedo. ripara molta roba e si chiama Daniele Riparaggi, che c'era anche a Carrara Games. Sì, c'era anche a Carrara, Di certo. fianco a me anche lui. Bene, comunque, come hai detto te, sì, il problema sono proprio anche i lettori, tutte queste cose qua, assolutamente. Sì, a parte l'investimento iniziale, il problema grosso è che i laserdisc, i lettori sono componenti elettronici, hanno una vita, comunque sia bisogna... Poi non so, magari i Pioneer saranno affidabilissimi, per carità, non lo metto in Però hanno dubbio. tanti anni sul groppone comunque. Comunque sia, diciamo che io quando ho iniziato a rientrare nel mondo Amiga con il 600, guarda caso, è stato un bagno di sangue. Io nel tempo ho cercato di guardare un po' anche i video su YouTube per cercare un pochino di cavarmela da me, ma non è che ci si può improvvisare riparatori, diciamo che poi le cavolate al limite sì, qualcosa ti può riuscire, però anche un semplice recap, se non hai mai preso in mano un saldatore, può essere veramente Sì. ostico. Sì, sì, Quindi sono diciamo d'accordo. che Io di lavori che ho fatto da me, tutte cose semplici per dire, ho cambiato la batteria dell'orologio del drink, ci ho messo il portavano, lì ho dissaldato, sono riuscito a farlo, un lavoretto semplice. Cioè, sono cose semplici. Poi non so, Vectrex ho fatto la modifica anti-buzz per togliere il rumore di fondo, anche lì devi saldare 2 o 3 punti, saldare una schedina, robe così le faccio. Però tipo recappare un Game Gear io ho provato,
mi fermavo, provavo, vedevo che non me la sentivo, poi vedevo le piste che si sollevavano perché era già danneggiata. Ho lasciato perdere, ho preferito affidarmi a lui e adesso sto facendo un buon lavoro. Sì, diciamo che con il Game Gear secondo me è ottimo, io l'ho utilizzato come palestra perché comunque sia i Game Gear sono macchine che ancora oggi, nonostante che ci sia la bolla del retro gaming scoppiata totalmente, i Game Gear ancora si trovano a prezzi quasi umani, soprattutto quelli rotti, Io l'ho diciamo. Io ho trovato preso... 30-40 euro. Esatto, quindi diciamo tu puoi provare a esercitarti su un Game Gear da 30-40 euro. Se proprio va male hai perso 30-40 euro, te ne fai una ragione. Però su Certo, un lettore di Laserdisc che poi non ritrovi o comunque sia su esatto. macchine più costose, dopo inizia un pochino Bruciare, a certo. girare le scatole, no? Che butti via questa roba qua. Quindi Certo. diciamo che io ho utilizzato i Game Gear prima di iniziare a recappare gli Amiga 600, io ho iniziato a recappare i Game Gear unicamente per questo motivo, perché i Game Gear li trovavo su Vinted a 20-30 euro, adesso costano un po' Bravo. di più, Vabbè, però vabbè, però. Sì, che poi già sì. recappati vanno sui 200 euro e passa, già recappati. Ora, allora, io che sono veramente alle prime armi con il saldatore per recappare un Game Gear, per recapparlo, quindi dal momento in cui me lo dai, al momento in cui lo richiudo, io ci metterò, 3 ore. Farsi pagare 3 ore di lavoro, una cifra che è, è vero che c'è già il Game Gear, però 150 euro. Non lo Lo so, che so, poi io se ne mi approfittano. immagino che chi lo sa fare un recap te lo fa anche in un'ora, anche meno probabilmente, però comunque sia mi sembra eccessivo. Sì, sì, lo so, però c'è il business dietro, però... Ah, io adesso nel mio ci ho fatto mettere anche lo schermo nuovo, ci ho fatto mettere le batterie caricabili, ci ho fatto delle cose in più. In realtà lo schermo ha un costo, quindi se comunque sia ci sono dei consumabili da mettere, 200 euro potrebbe anche essere accettabile come prezzo. Esatto. Comunque Maria Caterina scrive che hanno avuto l'occasione di giocare a 3 Hearthstone su Laser Active. Che bellezza, ma che bruttezza di gioco, dice. Cioè, è bello il sistema, ma il gioco è brutto. Ok. Vabbè, vabbè, vabbè. Io il Laseractive l'ho visto solo, penso, a Forlì in tutta la mia vita. Era lì a Forlì, è vero, sì. C'era lì. E non penso di averlo più rivisto in tutta la mia vita, come quella console strana che si chiamava Z-Box, mi sembra, Lo quella Zibo, brasiliana. lo Zibo. Zibo, scusa. Quello lì, Che dico, ma quella questo digitale che cavolo bianca. è? Bianca Sì, sì, quella lì è, che ha i giochi digitali scaricabili, è stranissima, sì, sì. sì, sì, e È quella ne dei aveva anche diversi. primi 2000. Beh, comunque quell'evento lì da Matteo, che si è invitato Matteo, c'era della roba che vedevi solo lì, eh. C'era della roba veramente rara. L'X68000 ancora me lo sogno. Anche quello. Sì, della L'X68000. Tectoy Zibo, sì. E comunque Ludovico dice che i laser game non li conosce bene, vuole approfondire. Beh, guarda, per questo c'è il canale di Igor. Ti metti lì, guardi tutti i Sì. video e le live. Insomma, Penso che lui sia il massimo esperto in Italia, o forse ne sa anche più degli stessi creatori, secondo me. Non lo so. Non lo so, quello che ti posso dire è che io in tutti questi anni di amighismo sfrenato sono riuscito a recuperare solo Tire Quest. Tire Quest, che già Beh, ho speso diversi soldi, ma non 1500 euro, diciamo. E sono rimasto, diciamo che sì, ho il lettore Laserdisc, speriamo che non si rompa, però sto vabbè, dai. zitto. Niente, Eh, parliamo e tu- velocemente di questa cosa che... sì, quindi Allora, allora, il problema è questo. Io vorrei avvicinarmi un po' al mondo dei laser game senza spendere una fortuna. Ovviamente ti devi un po' accontentare, perché con un Laser Active ce ne sono tipo quasi 10 titoli, sul Falcon ce ne sono altri. Insomma, ovviamente non si può giocare a tutto, però almeno qualcosa, avere un assaggio, ok? E il problema è questo, il costo dei lettori, il costo e affidabilità dei lettori e il costo dei Laserdisc. Allora, il buon Ozzy Boshi, nella sua testa, da un po' di sì, tempo, ha cominciato un po' a ricrescere e partorire una specie di progetto ancora sì, solo teorico. Però volevo che lui magari, se gli va, di condividerlo questo progetto. assolutamente, è un progetto che è totalmente nella mia testa, che non è partito e non so mai se partirà, perché può darsi anche che sia una cavolata immane. Comunque, diciamo che il mio progetto si rivolge più che altro alla fascia di giochi Amiga,
Quindi i giochi per Amiga, il laser game, per quel che ne sono usciti soltanto 3. Sì, Dragon Slayer, Space Ace e Tire Quest. sì, questi 3. Diciamo che al tempo venivano commercializzati, non so quanti se ne sono stati venduti, ma mi ricordo che io lo sapevo perché c'era una pubblicità, penso su The Game Machine o da qualche parte la devo aver vista. Ovviamente non me lo potevo permettere, ma figurati se i miei genitori spendevano soldi su queste cose. Quindi diciamo che è rimasto un sogno irrealizzato, cioè avere il gioco Dragon Slayer o comunque sia uno di questi 3 giochi sulla mia Amiga. Quindi diciamo che è vero che esiste l'emulatore Daphne, quindi nel tempo ci ho giocato in vari modi a questi giochi, sia sull'Xbox 360 che c'è una conversione di Dragon Slayer. Però comunque sia, sì, ci ho giocato su Raspberry con Daphne, ci ho giocato in tanti modi, diciamo, però mi è sempre avuto questo pallino, ma io ci voglio giocare con un'amiga, con il mio Amiga reale che avevo all'epoca negli anni 90. Piacerebbe anche a me, anche se non l'ho mai avuto, però mi piacerebbe usare una macchina reale, un po' storica, per avere la sensazione, almeno tocco una macchina, un retrocomputer, cioè, ok che non ho il laserdisc, ok che non ho il lettore, però sono cose che non ho mai avuto, no? Quindi non è che mi pesa tanto, però l'Amiga è una macchina che mi piacerebbe avere perché mi dà quella sensazione un po' di autentico, appunto, perché è bello anche sulla 360 con il, come si chiama, il coso della realtà. Aspetta. Il Kinect? Il Kinect, madonna, stranissimo. Vabbè comunque. Sì. Sì, a parte che mi sembra che l'arcade store del 360 sia chiuso, non so oggi come tu possa recuperare quel titolo. La modifica 360, RGH, poi devi scaricarlo per vie alternative. Sì. È un casino. Va bene, si fa tutto. Comunque, non è quello che voglio io vorrei giocare con la mia Amiga. Ora, premesso che io avrei quasi tutto per farlo come hardware reale, perché ho il Philips 1600, ho un Laserdisc, che è quello di Tire Quest, ho tante Amiga, tra cui la mia originale degli anni 90, quindi diciamo sono abbastanza vicino a completare il setup. Quello che mi manca è fare il cavo che va dall'Amiga al Laserdisc per comandare il lettore di Laserdisc, però quello ce la posso fare, ma comunque sia giocare a Dragon Slayer rimarrà sempre un sogno proibito, perché io 1500 euro su un Laserdisc non ce li voglio spendere, anche se è quello che vorrei. Quindi la mia idea sarebbe la seguente. Io, diciamo, in tempi passati ho fatto un piccolo progetto su Amiga per il trasferimento dei dati, perché gli amighisti hanno sempre questo problema: come faccio a trasferire un file da un PC ad un'Amiga? Quindi cosa mi sono inventato? Esiste un programma che si chiama Amiga Explorer, che esiste, però esiste per Windows, e io non ho nemmeno una macchina Windows, quindi mi sono fatto un Amiga Explorer su Linux. Questo Amiga Explorer cosa fa? Semplicemente connette un PC moderno ad un'Amiga riutilizzando la porta seriale. Quindi mi sono andato a guardare le chiamate del sistema operativo Amiga, come si fa a interscambiare i dati, e diciamo che sono riuscito nel mio scopo. Utilizzando la stessa tecnica, io dovrei essere, anziché mandare dei file avanti e indietro tra un PC e un'Amiga, posso assolutamente mandare dei dati ad un Raspberry con la stessa esatta tecnica. Questi dati potrebbero guidare un Raspberry e utilizzarlo a mo' di lettore di Laserdisc. Quindi l'idea è: io metto tutte le tracce di Dragon Slayer o del gioco di turno sul Raspberry, l'Amiga comanda il cambio delle tracce, esatto. Il Raspberry ha la possibilità di uscire in RGB, come diciamo in analogico, e l'ho già fatto questo perché ho 2 dispositivi. C'è un progetto open source su GitHub che è una specie di hat che mette a Raspberry e ti esce con una SCART, o se no ho anche un dispositivo che si chiama, mi sembra, RGB Dual, che ho partecipato a un Kickstarter tanto tempo fa, che mi è stato spedito come perk, e funzionano molto bene. Effettivamente li ho attaccati a una qualsiasi TV, tubo catodico o anche al mio PVM, e onestamente funziona bene. Quindi la mia idea era: alla fine questo Raspberry può
rimpiazzare benissimo un lettore di Laserdisc, con il vantaggio che non devi avere il Laserdisc, il gioco in Laserdisc, non dovresti avere problemi di manutenzione. Se proprio ti si rompe il Raspberry lo butti e ne compri un altro, anche se costano un sacco anche quelli. E l'uscita, come improvement, avevo pensato l'uscita del Raspberry, uscita video, quindi uscita RGB, anziché mandarla direttamente a un PVM o un monitor tubo catodico, la facevo rientrare sull'Amiga attraverso un dispositivo che si chiama Gellock. Il Gellock è un dispositivo che riesce a mixare dei segnali video, cioè prende un segnale video, viene utilizzato come colore 0, quindi in trasparenza vedi il cartone animato di Dragon Slayer, in sovraimpressione io posso ricreare la parte logica del gioco, per esempio i punteggi, oppure premi start per iniziare, che è abbastanza banale, dovrebbe essere. Quindi diciamo come lato di programmazione mi sembrerebbe anche una cosa fattibile, e mi stupisco che già non esista qualcosa di analogo a quello che sto dicendo. Comunque Gellock o Superimposer, vero? Viene anche chiamato. Cioè c'è anche il Superimposer, è un altro dispositivo. Non so cosa sia il Superimposer, io l'ho sempre chiamato Gellock, perché nell'ambiente sì, so così. Che c'è anche, non so se è lo stesso dispositivo o un altro, comunque che fa mescola le due grafiche, ecco. Perché sì. Sì. Ora c'è da dire che nel setup originale tu per giocare a Dragon Slayer dovresti avere, a quel che so, 2 monitor, uno che è l'output di Amiga che ti mostra il punteggio e la logica, e un altro che ti fa vedere il cartone animato. Ora mi rendo conto che nel 2025 non sono tanti quelli che hanno voglia di mettersi 2 CRT davanti a un'Amiga, quindi diciamo come improvement avevo pensato di pilotare il Gellock e riuscire a mandare tutto il segnale in un unico stream video. Questa sarebbe l'idea. Beh, allora, un progetto che se riesci a farlo, io te l'ho detto, io se c'è da pubblicizzarlo, io ci sono, perché mi interessa molto. Comunque è arrivato il buon Igor in live, come previsto. Ai, quindi mi cazzia subito. No, non ti ha cazziato. Ha detto, sì, certo che si può. Eva e la Dexter sono un esempio. Li hai sentiti questi 2 progetti? No, la Dexter sì. Però so che era un progetto che non so se è reperibile ancora oggi, e comunque se non a buon mercato. Allora, la mia idea era di rilasciare tutto open source e poi uno si fa il setup da sé. Ecco, questo è importante, quello che ha detto adesso Ozzy. Comunque, il Dexter so che è una specie di ode che va messo, optica dall'emulator, che viene messo nel cabinato di Space Ace Dragon Slayer, e praticamente al posto del Laserdisc, diciamo, c'è l'ISO, diciamo, non so se è su SD o comunque hard disk o su qualcosa. Invece la Eva so che era un progetto che Igor, con cui ha lavorato insieme a come si chiama, il Bolgia, credo, Alessandro Bolgia, e anche quello mi sa che era una roba del genere, ma non mi ricordo esattamente su che macchina. Comunque, ecco, Eva si è fatto noi in Italia, infatti mi ricordo che sui video Igor ne parlava. E poi Igor ci ha detto che il Superimposer è come chiamano la Gellock i giapponesi. Quindi è la stessa cosa. Ho chiesto questa cosa perché... Buona a sapersi, non lo sapevo. Io l'ho sempre chiamato Gellock. Ci dice, quindi volete fare un Raspberry per Amiga per sostituire il Laserdisc? Sì. Vogliamo eliminare un costosissimo lettore Laserdisc che molti non si possono permettere o non lo vogliono tenere in casa perché comunque è ingombrante. Sostituirlo con un Raspberry. È difficile da riparare anche. Vabbè, ma per quello c'è Igor, non c'è nessun problema. Vabbè, ma va bene. Sì, qual è il problema? Il problema è che io devo rilasciare comunque sia un programma che gira su Amiga che piloti la logica del gioco, e per fare questo pensavo di iniziare a Tiger Quest. Perché questo gioco? Perché non è così time sensitive come gli altri, cioè a Dragon Slayer se te non premi il tasto in una finestra temporale ben definita, diciamo che vengono generati viene fatta la riproduzione della traccia della morte piuttosto quella del continuo del gioco. Tuttavia questo è più tipo un libro game, quindi diciamo che finisce la riproduzione, tu devi scegliere qual è l'opzione, il tracciato che vuoi seguire, e quindi diciamo
da sviluppare mi sembrerebbe un pelo più facile. Comunque ho sempre il problema che avrei bisogno tipo di una schema d'albero che mi dica esattamente un grafo, che mi dica esattamente in questa situazione se premi X cosa deve succedere, se premi Y qual è la traccia successiva. Quindi non sono informazioni queste che ho al momento, ma magari avendo il laserdisc originale di Tier Quest o magari c'è già su internet qualcosa, riesco a trovarle. Oltretutto, se esiste il progetto Daphne, probabilmente queste informazioni sono nella ROM da Sì, qualche dovrebbero essere, parte. sai, penso che sia un TXT dove dice le varie tracce, Esatto, il quindi minutaggio delle sarebbe varie tracce, dovrebbe essere così. la cosa migliore se è un file di testo, è facilmente leggibile, interpretabile da Amiga e riuscirei a, diciamo, a fare un programma generico che lo riesca a interpretare correttamente. Poi il fatto di sovrapporre con il Gelloc le immagini, quello è un plus che mi piacerebbe a me, questo No, no, esula, diciamo. piacerebbe anche a me, perché comunque avere Sì, due monitor CRT è impegnativo, eh. sì, quello che è veramente importante per me è che l'output video sia, diciamo, in RGB, perché se lo devo far uscire tutto in HDMI da Raspberry viene un progetto, qualcosa che è simile a avere qualsiasi simulatore Daphne su una macchina moderna, insomma, che non è proprio l'esperienza che volevo io. Poi ripeto, sono tutte mie seghe mentali queste, non è che non penso che all'utente medio interessi avere un'uscita analogica in RGB, però Vabbè, sì. diciamo, Comunque non lo Igor, so, quello comunque Igor ha detto che esiste anche un sistema non finito per l'MSX Falcom, e non lo sapevo, che esisteva. E poi dice, peccato che i laser game su Amiga non sono perfetti, vabbè, però Space Ace ha detto che è diverso. Space Ace ha detto che è diverso, si vede che è fatto meglio, evidentemente. Dice che più facile si fa per dire riguardo a Tire Quest. Dice, ti posso però dare una mano in qualche modo per Tire Quest. Ha detto, contattatemi che vi passo le cose che ho. Ha detto così, aiuto. questo già. Diciamo che la mia idea è arrivare a un certo punto in cui io da Amiga riesco a pilotare il cambio di tracce. Mhm. Una volta che arrivo a questo punto, vuol dire che sono a buon punto e posso iniziare a implementare la logica dei giochi. Però il problema è sempre il tempo, perché ne ho 300.000 veramente di cose. Cioè, Anche Igor so che metà del tempo libero che ho io lo utilizzo per imparare a riparare le Amiga. E beh, già è un disastro perché sto andando malissimo. vabbè. L'altra metà mi piace fare demo, mi piace fare videogiochi su Amiga, quindi Beh, non so come farò. come hai detto te, quando andrai in pensione avrai modo, dai. Sì, ma sono troppo giovane per andare in pensione e sono troppo povero per potermi permettere di lasciare il lavoro, quindi Vabbè, dai, diciamo che qualcosa girerà nel verso giusto, dai. sì, diciamo che questo progetto qua non mi sembra particolarmente complicato, almeno così, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però onestamente, avendo già fatto questo progetto che ti dicevo di interscambio dati via porta seriale in passato, comunque sia parto già da un qualcosa di funzionante. Mi Comunque, sembrava fattibile, tutto Igor, qua. se vuoi entrare, ti aggiungo. Io ti aggiungo, se poi vuoi entrare un quarto d'ora, 10 minuti, che siamo a un'ora di live, vuoi dire un po' la tua, fare un'integrazione su questa cosa, a noi fa piacere. Dai, io Un'ora provo. di live. Sì, siamo a un'ora adesso. Lo so che passa veloce. Ma Passato mi devi veloce. stoppare quando parlo troppo, devi dirmi No, zitto, no, basta, ma hai rotto. c'è la gente che guarda, siamo ancora 7 spettatori, quindi. Allora, Igor, io ti ho aggiunto. Aspetta, che cazzo ho fatto? Che cosa ho fatto? Ah, no, è sparito tutto, ragazzi. Scusate un Cos'è attimo, ma successo? non si sto capendo più niente. Perché è sparito tutto? Che ne Attiva la. so io. Però vi sento. Sì, sì. Ah, ok. Ah, ok. Io però non ti vedo più adesso. Forse devo riattivare la webcam. Prova? Perché è un casino disco. Prova adesso. Oh, aspetta, ok. Allora, Igor, io ti ho fatto entrare. Sei nella nostra chiamata privata. Quindi dovresti vedere. Dovresti vedere il messaggio privato su Discord con la chiamata privata. Se vuoi entrare un quarto d'ora, 20 minuti, noi siamo ancora qua. Dopo diventa troppo lunga. Però se volevi integrare. Quando vuoi. Ok, ti aspetto. Ti aspetto. Ti colleghi. Ok. Ha detto che
si deve collegare, arriva. No, comunque, allora, io ti ho detto, allora, la mia fortuna, io la chiamo fortuna, è che essendo giovane non ho avuto quella roba mai avuta. Poi ovviamente purtroppo quando vado agli eventi, vedo il laser disc, vedo il laser act, sta roba comincio a sgolosare. Perché comunque è bello, è molto bello avere le cose originali. Però per fortuna, non essendo nato prima, mi risparmio la vena di dover sborsare sti soldi non avendolo fatto prima, perché altrimenti... Io dico anche il Neo Geo, per fortuna che quando ero piccolino c'era il cabinato, giocavo quasi solo a Metal Slug, perché se mi partiva la fissa del Neo Geo adesso, stai fresco a comprare il Neo Geo S e tutta la collezione. Un po' in realtà mi dispiace perché te non ti puoi rendere conto, io da bambino che vado in sala giochi dove ero abituato a vedere i giochetti semplici che fanno beep e mi ricordo c'era la fila che non si riusciva a vedere sul cabinato di Dragon Slayer, ma una fila, gente che si arrabbiava perché diceva che c'era prima lui e poi il gioco durava 30 secondi e voleva 2 gettoni, cioè te non ti rendi conto un bambino o un ragazzino a quell'età quanto poteva essere affascinato da quello che poteva sembrare un salto tecnologico enorme. Lo vedo quando Igor ne parla che gli si accendono gli occhi, poi l'ho dedicato la vita a quello perché quelle emozioni lì l'ha stravolto, quindi mi dispiace anche non solo a lui. No, lo so, però mi dispiace anche a me, però da un lato è una cosa che mi affascina, però so che non è alla mia portata economica. Diciamo che è difficile da spiegare, diciamo, a una persona giovane cosa è successo veramente quando si è presentato Dragon Slayer in sala giochi per la prima volta, perché non lo so, perché sembrava un salto talmente enorme che tutti i ragazzini, cioè c'erano dei giochi bellissimi in sala giochi, erano completamente snobbati, erano annientati da questo cabinato di Dragon Slayer. Era un cartone animato, una cosa mai vista prima. Certo. Sì, c'erano dei giochi, però ovviamente erano coi beat, una grafica completamente diversa. Era esatto. Ma infatti e io Igor diceva che la prima cosa che voleva capire anche da piccolo era che cazzo c'era dentro quel cabinato. Voleva vedere cosa c'era dentro. Poi dopo un po' di anni è riuscito a vedere che c'era sto era una cosa... Che poi per me è stato differente. Io mi ricordo quando ho visto Dragon Slayer, io tornavo a casa e la notte ripensavo al gioco e dico ma chissà cosa succede dopo, chissà che cioè, c'era proprio un mondo dentro la mia testa che si creava immaginando, perché chiaramente nessuno riusciva ad andare avanti nel gioco, era troppo difficile, troppo dispendioso. E quindi io lavoravo di fantasia perché mi aveva colpito talmente tanto che dico chissà cosa c'è dopo. Io lo sto provando a giocare da un po' di tempo, emulato, o sulla PSP o sul CDI, insomma, o sul Jaguar, senza guardare niente. Cioè, io non mi sono spoilerato nulla, non sto guardando. E a forza di sbagliare, ma ci vuole veramente tanta pazienza, perché a parte il timing che è precisissimo, tipo Space Ace è molto più facile, è già un po' più facile. Dragon Slayer è... Eccolo Igor, che si sta collegando. Imperdonabile, sì. Eccolo che si sta collegando. Vedo i 2 quadratini che girano. Eccolo qua, buonasera Igor. Buonasera. Io stavo già dormendo. Beh, con i nostri discorsi per forza. Si è svegliato solo per noi. No, ho visto il coso, volevo salutare, poi ho visto parlate di lettori. Allora, ho capito bene, vuoi fare un Daphne su sua amica? Più o meno sì. Ti stoppo subito. Ok, esiste già. No, c'hai un grossissimo problema. Allora, voi parlavate di lettori. Il lettore che viene utilizzato su Amiga è un CLD 1600 o comunque di quella serie. Quindi viene collegato con lo slot CD in o Synchro in, quindi vuol dire che Amiga lo usa come un telecomando, quindi Amiga è un telecomando. Quindi ha un controllo del lettore bassissimo, quindi non è preciso. Riesce a fare giusto appunto un gioco che fa play, va in sequenza e poi se sbagli la mossa lo puoi stoppare, un buco nero, cerca la morte, ti fa vedere la morte. Questo va bene per Dragon Slayer, va bene per Space Ace, va bene per Tire Quest.
Se incominciamo a guardare Firefox è assolutamente impossibile. No, ma lui Non parlava ci solo di quei tre riesce. lì, parlava. Sì, sì, ma Daphne emula anche alt. Firefox è impossibile. Asheron Milla è impossibile. Super Don Quixote è impossibile. Astron Belt già sarebbe un problema. Perché il problema è che devono avere un frame skip, uno skip del lettore maggiore. Super Don Quixote, tanto per darti un'idea, c'è la sequenza che inizia al primo momento che dai la mossa. Se la dai giusta, lui fa uno skip di 100 frame e poi ridà play. Tu non te ne accorgi neanche. Però il lettore sta facendo un salto in quel momento, in sala giochi. E il CLD non ce la fa, ma non ha proprio possibilità alcuna di farlo. Quindi dovresti modificare anche tutti i video, dovresti ritagliare tutte le cose. Detto questo, è fattibile farlo perché ci sono stati tanti progetti di questo tipo. Per esempio, hanno fatto anche il progetto per l'MS Spalcom. L'MS Spalcom aveva un ragazzo non c'aveva il lettore, si è messo a programmarlo con il Raspberry e l'MS Spalcom usa un lettore praticamente della stessa velocità di quello di Amiga, quindi del CLD, e fa TIZ e RIZ, quindi lo usa più o meno come un telecomando e riesce a fare dei giochi. Per esempio, i giochi come Asheron Milla sul Alcom è stato modificato il video perché invece di fare come ti dicevo prima, i salti, è tutto unico, ciò vuol dire che fa play, parte tutta la sequenza, se tu hai tutte le mosse giuste lui va sempre in play. Se dai quella sbagliata si ferma, ti fa vedere un'animazione dell'MS-Hits che dà tempo al lettore a saltare la morte, ti ritorna la morte e poi la vedi. Il gioco originale fa come Super Don Quixote. Play, dai la prima mossa, se la dai giusta salta 100 frame e poi prosegue, altra mossa 100 frame, se sbagli ti fa vedere subito la morte. Quindi bisogna conoscere un attimino queste tecnologie perché sembrano tutti uguali, quando si dice lettore laser per tutto è uguale, ma non è così. Comunque è fattibile, non è una cosa impossibile quello che dici, è possibile anche collegare il tutto con la Genlock, non è infattibile. Quello che il nostro amico tedesco si bloccò era il fatto che uno il lettore è lento, ma soprattutto lui doveva mettere le due immagini in modo perfetto. Lui stava lavorando, si vede alcune immagini di Firefox, stava lavorando su cercare di fare in modo che quello che fa Amiga e quello che fa il lettore fossero parli del lettore fisico, del lettore Laserdisc reale di un Pioneer. Pioneer, sì. Pioneer CLD 1600. Però io i problemi di latenza utilizzando un Raspberry ho soltanto la latenza della porta seriale che dovrebbe essere, diciamo, no, non è questo il problema, non è questo il guaio. Il guaio è che quando noi stiamo andando a risimulare un qualche cosa, lo andiamo a, diciamo, a copiare. Siccome Amiga è stato usato anche nel mondo arcade, tu non dovresti simulare quello famoso che tutti conoscono del Dragon's Lair Space Ace e Tire Quest, cioè la Software Corner. Tu dovresti andare a studiarti, a vedere come funzionavano gli American Laser Game, perché gli American Laser Game al loro interno avevano un'Amiga. E questi invece utilizzano un lettore professionale con la RS232 che è il Sony 1450. Quindi se tu vuoi fare un qualche cosa di veloce che possa essere soddisfacente anche come discorso di skip e quant'altro, devi andare a simulare il Sony 1450. Quindi devi riprogrammare tutto da capo. Il programma base in fondo già esiste, non è quello il problema, perché non è nulla di particolare. Però devi dimenticare il software corner e metterti a programmare sul Sony. Quando io parlo dei lettori, te dici, ma io che me ne frega, c'ho il Raspberry. Sì, però il Raspberry deve andare a simulare qualche cosa. Cioè, quando noi abbiamo fatto Eva,
Eva, che non è nient'altro che una Dexter italiana, va a simulare il 22VP932, cioè quello di Dragon Slayer Atari. E quando noi andiamo a simulare quello, andiamo a simulargli le tempistiche, le sue velocità e quant'altro, perché utilizziamo quel protocollo. Tant'è che Eva io lo posso mettere dentro al mio Dragon Slayer Atari, attaccarci un altro lettore e lui fa da traduttore dei comandi. Anche questa è una cosa fattibilissima, non è una cosa impossibile. Però noi ci basiamo su queste cose qua perché così sono più reali, cioè creare un qualche cosa che non c'entra nulla con il lettore Laserdisc, a quel punto puoi prendere un lettore DVD professionale, cioè te la crei tutta nuova, capito, la tecnologia. Quindi o stai dentro a un qualche cosa che già esiste, te la studi e poi domani te la migliori, o se no è un problema. Comunque Amiga è tranquillo, cioè, tieni presente tutti questi giochi che abbiamo parlato prima, sono tutti basati sullo Z80, Dragon Slayer, Space Ace e Tire Quest sono Z80. Quindi come clock e quant'altro non sanno chissà cosa di problematica. Esiste già una persona che ha già fatto ovviamente degli arcade, come si dice, lo spacchettamento delle ROM, quindi mi sembra di averle anche da qualche parte, quindi esistono le ROM spacchettate, ovviamente lì è il programma per Z80. L'Amiga non ha lo Z80. No, lì puoi vedere solamente le tempistiche, i frame e quant'altro, ammesso che tu ti voglia basare su un video fatto dal Laserdisc. Ricordati che, tanto lo sai, quando si trasforma un video da Laserdisc analogico a digitale, praticamente il frame noi ce li andiamo a simulare. Non è più perfetto e preciso, no, lo sai. Cioè, frame 1 non è più l'1, è più o meno in quel lasso di tempo. Questo ti introduce quel problema che avevamo al Daphne, cioè riuscire a fargli fare lo skip esatto e farlo partire da quel frame esatto. Non è stato banale questa cosa qua. All'epoca c'era un po' meno tecnologia, oggi è un po' più facile. Comunque ti stavo dicendo, hanno fatto anche per l'MSX Spalcom la stessa cosa. Hanno praticamente preso il lettore, l'hanno analizzato, hanno visto i comandi e hanno preso un Raspberry. C'è da qualche parte in video, si vede il coso, si vede chi è che mi scrive? Ah, ok. Si vede il Adlance girare. L'ha fatto, ci ha messo un po', ma l'ha fatto, e anche lì su un forum dell'MSX parlava del programma che ha usato dentro il Raspberry. Quindi insomma è fattibile. È che c'è da perdere un po' di tempo con le tempistiche del video. Certo, quindi bel progetto, veramente bello. Io ho anche di Tire Quest la soluzione, chiamiamola così. Te sai che Tire Quest non finisce. Doveva esserci un seguito, se non erro. Manca il secondo disco. Allora, Tire Quest c'è su CDI convertito. Sì, esatto, è nato lì. Il Tire Quest è un gioco che non finisce, quindi c'è per la versione Alcion 2 facciate, per la versione arcade una facciata. La versione che ha copiato il nostro amico tedesco su Amiga è la versione Alcion, e lui ovviamente ha visto tutto il disco e filmati e se l'è più o meno immaginato. In effetti non è così difficile capire come va la storia se guardi il disco. Comunque io ho la soluzione da qualche parte, se vuoi te la giro e tu te la guardi. Però puoi convenire con me che partire da Tire Quest dovrebbe essere un po' più semplice rispetto ad altri giochi, proprio perché il timing non è così critico. Esatto, perché il Tire Quest ha un vantaggio rispetto all'altro. Ti fa vedere il filmato, tra l'altro la cosa bellina è che l'audio destro e l'audio sinistro devi metterlo in mono, perché se tu passi da una zona ti dà un audio, ti dà delle informazioni. Se ci ripassi ti fa sentire l'altro audio, ti dà altre informazioni. Comunque lui praticamente quando arriva a un certo punto si stoppa e ti dà tre diciamo possibilità, o 3 o 4, va bene. La cosa bellina è che ci sono anche le possibilità nascoste. Ad esempio c'è un certo punto in cui Tire Quest arriva in una landa e non vede niente,
e ti dà delle selezioni, vai via, torni indietro, gira. Se te usi la pergamena della visibilità, quindi diciamo la magia, a che punto ti compare il castello che sta dietro a un effetto ottico che tu non riesci a vedere. Mhm. Quindi ci sono alcuni punti in cui si può usare delle magie, che tra l'altro sono solo 3, una volta le usate, ciao, e quindi devi saperle usare nei punti giusti. Anche gli elementi che vai a raccattare li recuperi in terra, tu hai l'inventario, e tu premi I, ti dà l'inventario di quello che hai preso, e puoi anche lasciare le cose. È una vera e propria avventura, non è una cosa così. La cosa carina di Tire Quest era il fatto che originariamente gli davi i comandi vocali. Questo ovviamente in Amiga non si fa. Però Così come non si almeno la faceva. tastiera ce l'hai. Però aspetta, scusa, su un'amiga non si fa, tu puoi parlare al Raspberry e la Sì, Raspberry può capire. ma anche Amiga può capirlo, non sarebbe quello il problema. È che ti dico, la versione che hanno fatto di Amiga non l'hanno implementato. Anche perché non lo sapevano nemmeno che Tire Quest parlava. L'Alcyon parla. Perché comunque l'Alcyon pochi lo conoscevano, forse. No, Dick Newell quando andò a comprare la roba diciamo all'asta di fallimento, comprò i dischi, non aveva la più vaga idea nemmeno. Lui era convinto che fossero dischi prototipali. Io ci ho parlato con lui. Lui era convinto che erano dischi del prototipo. Quello lì tedesco, dici? Sì, tedesco, Dirk Newell. Sì. Tra l'altro il programmatore si chiama Disk Rodelwald, perché è bellissimo, si chiamano tutte e due Dirk, capito? Sì. Comunque, The Daring. e lui era affascinato da Dragon Slayer. Tra l'altro mi ha sempre detto che lui aveva un Dragon Slayer Atari. Il motivo per cui il Dragon Slayer su Amiga Software Corner è fatto bene è per quello. Lui se lo ricordava, mentre lo Space Ace non l'aveva mai visto in vita sua, e quindi ha cambiato completamente le mosse. Non lo fa neanche. Tu non puoi scegliere se diventare grande o piccolo. Ma è vero, Non c'è l'avevo sentito che avevi detto, sì. Se vuoi, quando la laser day si porta, tu ci provi, puoi pigiare il bottone tanto tu vuoi. Provo volentieri, se si porta. Sì. Tanto rimani piccolino. E invece Tire Quest l'ha reinventato, però come si diceva prima, se tu guardi il video, te lo analizzi, ti segni un po' le cose, poi un po' ci arrivi, diciamo che lo riesci a comprendere, anche perché poi c'è proprio il video, c'è proprio il punto in cui per esempio usa la magia, 1 più 1 fa 2 e ci arrivi, non è impossibile, solo te lo devi analizzare tutto quanto. Quindi sì, il Tire Quest sicuramente per partire ti dà meno problemi di tempismo, perché non ne hai bisogno. Cioè lui fai play e fai stop, e lo puoi fare anche contare. Te sai che il filmato dura X tempo e poi lo stoppi, insomma, non è quello il problema, anzi lo metti in pausa, non lo stoppi. E è uguale anche per le varie magie e quant'altro. In fondo sono solo spezzoni, è un po' tipo libro game, non so se ve le ricordate questi libri, questi libricini che te scorrevi, li leggevi, a un certo punto infatti, ce l'avevo infatti anch'io. oggi l'hai paragonato al libro game, mi sa prima. Sì, prima l'ho detto, io compravo i libri game da ragazzo, arrivavi a una certa pagina e ti diceva se scegli questa opzione salta a pagina tal dettagli, altrimenti prosegui, e più o meno funzionavano così e ti dava un ventaglio di possibilità. Ogni volta che rileggevi il libro la storia era leggermente differente. E tieni presente che Rick Day ha inventato questa storiellina negli anni che nessuno se ne immaginava, perché lui aveva già fatto, in pratica il Tire Quest l'aveva già creato con una specie di macchinetta con il rullo, tipo quelle delle calcolatrici, insomma, le girano, dove c'era un rullo che girava velocemente, ti faceva vedere l'immagine, sotto c'era la scritta. A un certo punto ci ha messo anche il rullo che girava, ti faceva vedere l'immagine e poi partiva una cassettina in cui ti sentivi la narrazione. Lui il Tire Quest l'aveva già creato in forma arcaica e aveva già praticamente tirato su il sistema libro game. E non esisteva niente di questo. Un pazzo, ma nel senso positivo, Però veramente... sì, ma è totalmente matto lui. Sì. Lui con quel gioco lì c'è il motivo per cui lui poi dopo ha insistito per farlo venire fuori sul CDI è per quello. Lui voleva a tutti i costi finirlo quel gioco
Meno male che almeno c'è lì, insomma. Allora, esiste anche in varie altre versioni, lo trovi anche su DVD, lo trovi, cioè, però diciamo, quando lui mise mano al progetto, vabbè, disegnatori nuovi, si vede che il disegno è diverso, tutte queste cose qua. Quando lui rimise mano ai cose insieme all'Interplay, se non mi ricordo male, lui ripartì dalle idee che aveva all'epoca. Quindi sul CDI praticamente ha cercato di rifare Tire Quest togliendo quelle cose che a lui non piacevano, che non erano proprio, perché il gioco è un po' diverso, non li scompiffavano molto, quindi Tire Quest l'ha rifatto un po'. Poi il secondo invece, che ora non mi ricordo come si chiama, Shadowrun. sì, perché poi sarebbero i cinque territori. In ogni territorio c'è un pezzo dell'amuleto che devi riunire. E nel Tire Quest che si conosce ci sono 3 terre, mentre in quello successivo ci sono le restanti 2 più il combattimento finale, e tu hai già combattuto con, non mi ricordo se si chiama Mordrock o qualcosa del genere, comunque col mago cattivo anche già nel Tire Quest, solo che tu sei riuscito solo a ferirlo. Non l'hai quindi ucciso, la battaglia successiva la battaglia successiva sarebbe stata un pochino più ostica, infatti è ostica. Ok. È una storia che lui ce l'aveva in testa da una vita. E Dragon Slayer esce fuori da quella storia lì. Sì, Dragon Slayer non è nient'altro che una costola di Tire Quest. Perché a un certo punto la Scimatronics disse: va bene, noi ti stiamo dando i soldini, però sono un botto d'anni che ti diamo soldini e non vediamo uscire nulla, noi stiamo per fallire. O facciamo uscire qualcosa entro X, o se no chiudiamo baracca. Allora cominciarono a fare Dragon Slayer. Dragon Slayer è una costola di Tire Quest. Poi è tutta un'altra cosa. Il motivo per cui il prototipo, per esempio, ha più vie per uscire, perché dava la possibilità di essere più avventura. Però questo con i lettori di quel tempo era impossibile. Vabbè, volevo fare un paragone più moderno, perché vabbè, per quanto riguarda la mia generazione, come Devil May Cry è una costola di Resident Evil. Sì. Molto più moderno, sì. Però volevo capire. Comunque, per quanto riguarda che te sei giovane, noi siamo più vecchierelli. E l'hai visto il Pac-Man? Sì. Bene. Tu immaginati che vedi quei giochi lì. E di fianco? No, a un certo punto ti sbuca fuori questo coso in cartone animato. È quello che ti dicevo io prima. Esatto, non un cartone animato giapponese, un cartone animato alla Disney. Noi siamo stati abituati a vedere cartoni animati alla Disney. Cioè, abbiamo visto pochi giorni prima, qualche tempo prima, che cavolo ne so io, Spada nella roccia o comunque un film della Disney, mo te lo vedi in sala giochi. Ecco, quello è lo shock che hai, perché non ci credi. Io non penso che sia facile da spiegare quello che è successo la prima volta che hai visto Dragon Slayer. Allora, più che altro tutte le volte che ne parli, perché l'hai raccontata varie volte vedo che gli occhi ti si accendono e quindi capisco la cosa. Ovviamente non posso viverla come l'hai vista te. Ecco. Certo, poi è ovvio che noi tutti abbiamo capito che non era realmente un gioco interattivo nel vero senso della parola, a parte che l'interattività all'epoca manco sapevamo che cosa fosse. Era un gioco che era un po' vincolato, su questo non l'abbiamo sempre saputo. L'effetto è che quel cartone animato è fatto talmente tanto bene che tu lo rigiochi o lo riguardi proprio per il cartone animato. È quello che ti attirava, è quello che faceva capannello tutte le volte in sala giochi. Chiunque giocava c'aveva un botto di gente dietro proprio per quel motivo lì. Io la stessa, allora non è la stessa sensazione, però una sensazione, non dico forte uguale, però un po' così, l'ho un pochino vissuta, perché quando ero piccolo, i primi 2-3 anni, c'erano solo giochi in 2D. Quindi io giocavo su Game Boy, andavo in sala giochi in Metal Slug, poi a un certo punto arriva Tekken 3, oppure la PlayStation 1 e vedi il 3D. Però ero molto piccolo, quindi non è che mi ha fatto... Però un pochino sono rimasto così. L'effetto è lo stesso, cioè te sei in questo momento spettatore di una nuova tecnologia. Bene, ora la tecnologia del 3D è una tecnologia che poi è andata avanti, la
La tecnologia del Laserdisc è rimasta lì al palo, Vabbè, perché macchine troppo complesse, macchine difficili da gestire, costose e quant'altro. Ma il momento in cui tu vedi questo distacco, te ti accorgi di questo distacco, cioè c'è anni luce tra una macchina e un'altra. A parte il fatto che comunque c'erano giochi come Astron Belt che se te li vedevi quei giochi comunque rimanevi affascinato perché l'astronave la pilotavi veramente, un po' come poteva essere gli altri giochi. Però Dragon Slayer era quello che ti dava lo stacco maggiore perché c'era dei disegni, cioè quei disegni sono tutti inchiostrati, dipinti a mano. Ogni scella è fatta a mano. certo, Quindi sono certo, tutte piccole opere d'arte, ogni scella. certo. È come il cartone animato appunto della Disney che Sì, ti sì, vendono le scelle e te le mettono nel quadro. È la certo. stessa cosa. Non era Io il cartone animato giapponese che era invece che vedevi alcune sequenze tornavano sempre uguali. Lì le No. sequenze non sono sempre uguali, sì, sì. anzi. E poi Poi ti l'altro... accorgi ogni tanto e vedi Dirk che gli viene il nasone e gli ritorni il naso piccolo, per carità. Sì, però... Quando c'è l'effetto veloce che gira la spada, un po' si deforma, per carità. Però lo percepisci che c'è un disegno dietro con una profondità, tra l'altro i colori, una profondità di colori impressionante, cioè era realmente vedere un qualche cosa che di solito vedi al cinema, la vedi invece a 2 centimetri da te perché c'hai il joystick in mano. Capito? Io invece le due cose che ho avuto, cioè le due esperienze, una è stata quella lì dal 2D 3D e l'altra, minore però, è stato, che lo dico sempre, il passaggio dalla grafica della quinta generazione alla sesta, cioè vedere da PS, per dire, semplice, PS1, PS2 cambia un casino, già solo cioè, io mi ricordo Tekken 3 su PS1, Tekken 3 Tournament PS2, sembrava un film il tournament. Era comunque 3D, però, e dopo da lì in poi quel passaggio c'è stato, ma sempre più basso. Però in quel momento il 3D ha avuto una miglioria incredibile. Non so, passare dal Saturn al Dreamcast. Un bel Sì, no, abisso ma comunque. Ovviamente non sarà mai la stessa cosa vostra, perché lì veramente era un abisso di un altro tipo, perché si vabbè. Però io, insomma, posso È immaginare. per Posso farti immaginare. capire il momento che te percepisci che tu capisci che c'è una svolta di qualche tipo. Hai una tecnologia davanti agli occhi che onestamente fino a quel momento non esisteva. Invece, per esempio, vedo Poi dopo, PS2, PS3, non è che dico wow. Meglio, ma non è che dico wow com'era PS1, PS2, cioè com'era in quel momento lì, o come è stato dal 2D 3D, e come probabilmente è stato per voi riguardo quello. ecco, per noi lo sbalzo probabilmente è stato maggiore perché le immagini erano assolutamente incredibili. Sì. Era impressionante la cosa perché ci sono arrivati a fare quella definizione, poi ovviamente dopo a quel punto è diventato veramente interattivo in anni più recenti. Adesso possono fare dei cartoni animati in cui effettivamente te piloti il cartone animato, perché con i computer di oggi si può fare queste cose, con grafica non disegnata a mano, per carità, ma ci si arriva oggi. Ma nell'83 no, cioè, capito? È come se da noi fosse arrivato Tile Quest, che a noi non è mai arrivato, ti senti una macchina e ti chiacchiera. E quello ti parla e ti dice: ciao avventuriero, vieni da me, digita il tuo nome e inizia a giocare. Sì, Cioè, era così. E poi anche quello che ho visto ne avete parlato col Gori nella vostra live, che già nel 93 c'erano dei dispositivi Laserdisc che avevano già il Full HD in Giappone. Sì, ma in Giappone. Sì, però è impressionante, già nel 93, io si pensa. Purtroppo però non hanno avuto però anche quello, altra tecnologia che da noi cioè, non ha avuto successo, non ha avuto è morto lì. Ripeto, quando la gente mi chiede cosa trovo nel laser game, il fatto è che io trovo tanto mi ritrovo quando ero piccino, quando ero bambino, perché guardo un gioco, mi metto lì e mi ricordo quando ero bambino. Ma poi ci vedo una tecnologia che non ha avuto il successo che doveva, ma che comunque era impressionante. Ovviamente la devo vedere con gli occhi di quando ero bambino, perché se lo guardo con gli occhi di come posso fare con i tuoi, è ovvio non percepisco il cambiamento, capito? Devo fare un grosso sforzo.
No, però, Però però, però sai, a forza di sentirle, voi che lo dite con emozione, che raccontate, un po' si assorbe, ovviamente non sarà la stessa cosa, però un po' sì, un po' sì. io te l'ho detto, secondo me, te l'ho detto, poi anche oggi che si continua a fare i videogiochi, perché il Sinja per esempio possiamo fare dei laser game, no? I Daitan 3 e quant'altro, vuol dire che la gente non sono l'unico pirla che questa roba gli ha lasciato qualcosa. Oggi qui stiamo parlando di Amiga e fargli una specie di lettore digitale, vuol dire che comunque ha lasciato il segno di questa tecnologia, Nel non è che non l'ha 2020, nel lasciata. 2025 vuol dire che è rimasto, perché sono passati un bel Capisci che po' ti di voglio anni, dire? quasi 30 anni. Poi, Cioè, poi ha dato il via in realtà a moltissimi giochi FMV, ha dato il via, cioè eh. non è che la tecnologia Laserdisc è morta lì, ma il suo strascico ce l'abbiamo ancora oggi. E questa è la cosa bella. Se posso dire la mia esperienza, per quello che può valere, io ho conosciuto Dragon Slayer la prima volta al mare, avrò avuto 6 anni, non lo so. Io mi ricordo oggi che ne ho qualcuno di più e mi ricordo esattamente dove era il cabinato, mi ricordo esattamente come ci sono rimasto di sasso quando l'ho visto, mi ricordo perfettamente la fila di persone, di bambini che c'erano, mi ricordo ogni singolo istante di quell'esperienza. Fui attratto dalla sala giochi, c'entrai così per caso e ci rimasi sbalordito, tant'è che io il resto della mia vacanza al mare a Marina di Grosseto me lo sono fatto tutta in quella Ah, sala Grosseto l'ho giochi. visto. Altro Sì. che mare e sole. Sì. No, ma a parte che a me il mare non ha Ah, mai ok. interessato, però io mi ricordo da quel momento, babbo, quando si va al mare, Ma anche perché io andavo lì a Marinella di Sarzana, c'era la sala giochi dietro e c'era Metal Slug 3. Io avevo già giocato il primo e il secondo che c'erano qua a Fornovo. Però il 3, poi la cosa assurda che mi piaceva un sacco, c'era sto cabinato. C'erano i granchi giganti al mare. Io da bambino, un Metal Slug con i granchi giganti, siamo al mare. E io diventavo poi gli zombie, con la musica metal che vomitava il sangue, tutto. Era folle, era pazzo. E anche io lì con i bambini, tutti con le ciabatte da sabbia, tutti camminati sporchi di sabbia. Cose che se tu vedessi adesso diresti, ma vabbè, comunque, assurdo. Anche io così. secondo me è giusto quello che ha detto Igor, cioè noi eravamo abituati al Pac-Man e ti trovi il Dragon Slayer così fuori da niente, perché niente, nessuno me l'aveva preannunciato che quel giorno ci sarebbe stato il cabinato di Dragon Slayer. Io il giorno prima giocavo a Pac-Man No, quello e in un istante si è cancellato tutto per me, tutto. Tutti quegli altri giochi nemmeno più li guardavo. Io volevo spendere 2 gettoni per una partita di 30 secondi a Dragon Slayer. Questo è l'unico scopo della mia vita. Se non sapevi le mosse, si usava ma molto infatti- poco. Non lo sapeva nessuno, non lo sapeva Ma infatti, nessuno. come ha detto lui andava a casa e di notte si sognava come era perché non Sì, riusciva a finire. io Cioè, mi ti facevo immagina- le pippe mentali per sapere, perché chiaramente nessuno riusciva ad andare avanti nel gioco. Io mi ricordo il massimo che riuscivano a fare era arrivare nella scena dove c'era la fune che dovevi saltare dall'altra parte, che è immediatamente dopo all'entrata del castello. Quindi io sono arrivato lì, per me Dragon Slayer è finito lì, io ho visto solo quelle scene, il resto io me le sono fatte di segmentali praticamente. Poi dopo Dipende che versione ti ha visto, com'era, squadrato con il monitor sopra. Era squadrato, era esattamente il cabinato come è stato ricreato lì Quello, quella di destra, dietro di te a destra. hai visto l'Atari. ok. Quindi praticamente vedi rientrare il Dirk dal coso, non c'è il ponte elevatoio. Lui entra dentro, quindi avresti dovuto vedere, aver visto fino a 3-4 scene, non di più. Ne ho viste pochissime, questo poco ma Perché sicuro. dopo 3 scene fa vedere, tutti i Dragon Ball fanno vedere, tranne il Sidan, fanno vedere le fune, quindi dovrebbero essere 3 scene, 4 scene. Invece Non era facile il gioco. l'elevatorio c'è nel Non era- Sidam, sì. L'elevatoio ce l'ha solo il Sidam. Ok. Ma quindi, tipo, quello su PSP ce l'ha, quindi anche su CDI. Perché è successo questa cosa qua. Quando fecero tutte le varie conversioni, loro in effetti non hanno mai parlato con Rick Dayer. Loro hanno preso il gioco, più o meno le mosse le conoscevano, prendono il videodisco e fanno la digitalizzazione e si trovano questa scena del cose. Addirittura in alcuni neanche si può giocare, va dritto come un fuso, neanche si ferma.
e quindi l'hanno sempre inserito. La prima volta che è stato fatto diciamo, la versione Arcade Perfect, chiamiamola in questa maniera, è stato quando Dragon's Light Project, quindi il sito, incominciò a fare pressione, virgolette pressione, su quella che è oggi che era prima la Readisoft e oggi è la Digital Air Suite che ha ancora i diritti, e chiese di poter partecipare alla stesura del programma, perché tutti loro avevano Dragon's Lair a casa, quello americano stiamo parlando, e volevano aiutarli a fare la versione perfetta. E quindi la prima versione Arcade Perfect venne fuori con il CD-ROM su XP. Quindi il primo che dava effettivamente le mosse giuste è quello. Quindi quello sul 3DO, quello su CDI, fanno vedere tutti quella benedetta scena e tra l'altro sono anche cambiate leggermente tempistiche sulle mosse, ma non è nessuna versione, è una versione, chiamiamola così, quella che poi viene adesso definita home. E c'è, se tu guardi Dragon's Lair adesso, c'hai due versioni, la versione arcade e la versione home. Per versione arcade loro intendono sempre comunque la versione americana. E per versione invece home intendono quelle che hai visto su tutte ste macchine. Sì, che arriva dal Ma SIDA. sì, è una storiella, in tanti me lo dicono, no, non è vero, io me lo ricordo, il ponte levatoio. Sì, te lo ricordi perché l'hai visto poi dopo nelle conversioni, ma se te giocavi a questo qui, che è quello Atari, o a quello Cimatronics, tranquillo, il ponte levatoio non lo potevi aver visto perché non c'è proprio nel programma. Quindi quella scena è dentro il disco, ma lui la salta. C'è Massimiliano che dice che il gioco che gli ha rubato il cuore è Ashar Miller e ci poteva giocare alla fiera 2 volte all'anno. E sei diventato amico tuo, di te Igor, perché ha preso il palco e me l'ha recuperato. Quindi Asher Miller è un altro gioco che ha lasciato il segno a tanta gente. Tra l'altro noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto, a quanto ho capito, perché sai, collaborando un po' con i ragazzi in America, gli Asher Miller stanno sbucando come funghi qui in Italia, ma in America ne è sbucato uno, due, no, non tanti. In Giappone non sa manco che sono, e li abbiamo visti tutti come conversioni di Interstellar, che è quel mobile lì dietro. Il brutto di quel gioco lì, ai noleggiatori, è stato il fatto che non finisce. Quando arriva in fondo, ti rifà tutto da capo. Quindi quello con un gettone gioca all'infinito. E questa cosa qua io me la ricordo, non mi sembra che me lo disse Novaro della Novarmatico o un altro, non me lo ricordo, mi sembra Novaro, che mi disse io il gioco lì non lo metto fuori, anche se la gente ci gioca. Il problema è che io che ne so se quello ci gioca fisso ed è con un gettone solo oppure è schiantato e cose, perché non si poteva neanche mettere la difficoltà più alta di quella che era. Quindi lui arrivava in fondo, bim, e ricominciava da capo. Era una cosa che non lo sopportavano. Poi inoltre Interstellar comunque è stato un brutto investimento per loro, perché non è piaciuto, nonostante non è un brutto gioco, ma non è piaciuto perché è un po' difficile. Poi c'aveva il joystick fragile, quindi fare le conversioni dell'Interstellar in Asher Miller bisogna avere però Interstellar, quindi essendocene fuori pochi è uscito fuori ancora meno Asher Miller. Comunque sì, è il classico gioco giapponese con il personaggino con la vite stretta e le spallone. Si vede comunque che è un'animazione giapponese, per carità, non è che non si veda. Io tra i due però preferivo di più Super Donkey Shot, che aveva un'animazione un pochino più diciamo che più vicina a quella che era il nostro modo di vedere i cartoni animati. Asher Miller non mi ha mai tirato chissà quanto. Comunque ce l'ho. Ogni tanto ci gioco. È il tuo preferito, no? Donkey Shot. E Super Donkey Shot sì. Super Donkey Shot, poi c'è Dragon's Lair e Space Ace, perché sono quelli che gioco di più. C'è Giussimo che dice: vuol sottolineare ancora una volta quanto sei competente, ti ringrazia. Guarda chi c'è, Giussimo. L'elite è qua. Meno male, mi mancava anche questo. Comunque, guarda, secondo me... No, però ti dicevo, ora non mi ricordo come si chiama. Beh, Ozzy Bosch. Se vuoi un po' di roba, ora la ricerco, ho un po' di archivi, un po' di hard disk a destra e a sinistra, qualcosa su TireQuest e ti posso girare diversi sicuramente tutto lo schema di come viene risolto. Quindi da lì già hai cose. Il video si trova abbastanza facilmente, non è un grosso problema. Se vuoi ti giro anche quello.
Dovrei avere anche il video sì, c'ho anche quello dell'Alcion, quindi 2 facciate, quindi praticamente sono 2 video. Mhm. E quello non è un problema. Per quanto riguarda i Raspberry, come dicevi te, in RGB, fattibilissimo, non è un problema, perché non è un guaio. L'unico discorso, devi simulare la Genlock, ma quello magari è un progetto che farai dopo. Nel senso che alla fine TireQuest non fa grandi punteggi, cioè non è tanto un discorso di punteggi, è tanto un discorso d'avventura. Quindi più che altro è il tempo, perché il gioco in sala giochi aveva un tot di tempo per essere finito, per mettere il gettone di nuovo, per intendersi. Certo. Puoi mettere quello lì. Mentre se fai altri titoli dovresti trovare modo di mettere un punteggio da qualche parte, invece di avere uno schermo di qua, uno schermo di là, insomma è un po' scomodo oggi. Diciamo che per ora mi accontenterei di saper pilotare il cambio traccia, e già sarebbe una partenza. Poi magari la mia idea è che se riesco a fare un proof of concept di un qualcosa che funzioni, che magari qualcun altro salta nel progetto e mi dà una mano. Sarebbe l'idea. Come codici di idea di far partire tutto il resto, quindi te fa conto che per esempio te potresti usare VLC dentro il Raspberry per fargli fare i salti. Ora tieni presente che VLC, la precisione di VLC non è che è proprio millimetrica, quindi ti accorgerai che alcune volte vanno avanti di un paio di frame, o altre volte va avanti di un 10 frame oppure torna indietro di 10 frame, però è fattibile, quindi è abbastanza fattibile. Noi abbiamo usato i Raspberry 2. Adesso dobbiamo integrare Raspberry nuovi. No. Ma se esiste già un progetto che avete fatto voi, a quel punto se è già tutto fatto, non capisco perché non vi è siete proprio- arenati. No, non ci siamo arenati. Il problema principale è che mentre il Dexter è un prodotto commerciale, la Eva è un prodotto hobbistico. E quindi, siccome non volevamo pestare i piedi a Matt, e oggi lui non lo produce più, ma lo produce un altro, su accordo sempre di cose, quindi lo puoi sempre comprare, non abbiamo mai voluto dare fastidio a loro. Ecco perché noi ci siamo concentrati solo sulle versioni PAL, perché agli americani delle versioni italiane non ne frega assolutamente niente. Poi l'hanno fatto per i picca, lo so perché me l'ha detto anche Matt. Andiamo bene. Che ha detto, cavolo, voi mi siete usciti fuori con un trabiccolo e funziona, devo farlo anch'io, non ci posso, se no ci rimetto un po' in faccia. Sì. Di fatto l'aveva già fatto, è che non gli interessava in quel momento integrarlo, poi l'ha integrato. Quando ha visto che c'erano altri che stavano... aspetta, adesso mi interessa. Sì. Quando si fece il video, quando si mise il video. Ma era un progetto che noi in realtà si era già... Cioè, Eva in realtà si chiamava Laser Bridge. Laser Bridge è un progetto, se vuoi ti faccio vedere le fotografie, quando le ritrovo, è un progetto del 2008 o 2006, roba del genere. Cioè, noi si stava lavorando a fare già le traduzioni dei comandi, si stava già lavorando con Alessandro. Cioè, noi ci siamo sempre baloccati. Poi dopo che non si è mai detto niente a nessuno, un altro par di maniche. Eva l'abbiamo fatto vedere quando stavamo lavorando anche, anzi Alessandro stava lavorando anche a un Dragoslayer giammato. Lui stava credo ci abbia il prototipo. Ha ricostruito, che non è difficile, Dragoslayer su una scheda dove c'ha un pettine giamma e le prese quelle standard, in modo tale che se lo vuoi mettere come scheda dentro Dragoslayer Cimratronics, prendi, la metti, l'agganci i connettori e funziona. Può funzionare sia con un EVA integrato, per intendersi, quindi con un sistema digitale, oppure colleghi il lettore Laserdisc. Bene. Ma se tu non hai il mobile quello di Dragoslayer, hai un mobile Jamma, uguale, attacchi Jamma, che c'è anche quella presa, e giochi a Dragoslayer o con il sistema digitale o il lettore. Voglio vedendo lo metti un lettore, ma insomma, diciamo che questa era l'idea. E quello è un progetto che però poi sai che ci vogliono le licenze per poterlo vendere. E abbiamo fatto
anzi Alessandro ha fatto un primo accordo, poi dopo la cosa, insomma, come dicevamo prima, serve tempo per fare queste cose qui, poi tutti noi abbiamo il nostro lavoro, tutti noi abbiamo le nostre vite e diventa un problema se tu non lo fai per mestiere, quindi quello si è arenato veramente. L'Eva non è nient'altro che un hobby, ogni tanto ci mettiamo mano, ogni tanto lo si disfa tutto, lo si rifà da capo. Noi l'abbiamo fatto funzionare anche con i DVD professionali. La Pioneer fece dei DVD professionali, noi ne abbiamo, ora ce l'ho laggiù, non ci arrivo, dei DVD professionali che hanno gli stessi comandi del lettore Laserdisc, quelli degli anni 90. Quindi c'è solo un comando diverso che è quello di avvio, e Eva gli fa da traduttore. Io potrei mettere un DVD dentro al mio Atari con ovviamente un disco fatto apposito, perché ci vuole un disco dove insomma, è fatto con certi crismi, in parte tranquillamente. Solo che non l'abbiamo mai pubblicizzato più di un tot, perché poi dopo cosa c'era da fare? C'era da fare poi tutte le implementazioni per aggiungergli, per togliergli magari qualche errorino che comunque il lettore fa, perché lui va un po' avanti, un po' indietro con la memoria digitale, quindi bisogna fare in modo che il lettore registri quel pezzettino nella memoria digitale e poi gli si dice noi quale frame fermarsi, quindi ci andava studiato sopra, c'era bisogno di, diciamo, c'era da fare un po' di rifiniture, quindi non sono mai state fatte e quindi non le abbiamo mai fatto vedere in funzione, ma insomma, diciamo, qui c'ho i DVD con le copie dei nostri Laserdisc, tranquillamente c'ho Space Ace, Dragon's Lair e Tire Quest, e gira. Tire Quest siamo riusciti a farlo girare con hardware originale e quest'altro GG. Anche lì poi c'è la gente che ci dà un po' contro, perché ma voi cattivi, non volete, non è che non vogliamo, è che se uno collabora per un progetto, collabora. Se uno vuole la pappa scodellata, ecco che insomma un po' mi scoccia, cioè. A me va bene collaborare con le persone che sono volenterose. Quello che vuol venire, magari vuol vendere il nostro prodotto, ecco, magari anche no, insomma. Cioè, non voglio guadagnarci io, ma non voglio nemmeno ci guadagni la gente, capito? Tutto lì, cioè. Allora stai lontano dal mondo Amiga, allora. Il mondo Amiga è tutto, ma non è solo il mondo Amiga, in realtà sono tutti così. Anche sullo ZX Spectrum, anche sul Commodore 64, sul MSX, sono tutti uguali ormai. Purtroppo è tutto così, è un fottuto casino. Ora Amiga aveva già iniziato queste storie da Elo Tempore. Le altre piattaforme ci si sono allineate ora, questo è vero. Però ma si scannano per i diritti di una ROM, che ormai non ha più, secondo me, neanche più senso. Il Kickstarter 3.1 è mio, no, è mio, io ho il pezzettino del video, ma chi se ne frega, cioè ormai, cioè, non voglio dire che è superato, per carità, perché poi comunque le vecchie Amiga si basano ancora su quello, va bene, porca miseria, però lo trovo sciocco dover litigare così, ma quando parlo di litigare non è che stiamo a tirarci cazzotti sotto la casa, di cause. Sono cause che vanno avanti da decenni, penso. Decenni, poi c'è quella che oggi vince, come cavolo si chiama, la Cloanto, sembrava avesse preso tutto, poi risbuca fuori come si chiama l'altra? Hyperion, adesso no, siamo riusciti a recuperare un pezzettino di questa cosa, poi ti arriva, poi c'è un'altra che non mi ricordo come si chiama, che c'ha un altro pezzettino, cioè sono lì che si litigano, e meno male che in tutto questo litigare comunque sono riuscito a fare almeno un upgrade del sistema operativo, il 3.2 o il 3.14 come si chiamava, che sono piccole aggiunte. Nulla di... Sarebbe da discutere del fatto che magari non so quanto gli sviluppatori siano riusciti a percepire economicamente da quell'aggiornamento. Bravo, quello ci sarebbe no, quello sarebbe veramente da discuterne. Secondo me non hanno percepito praticamente niente. È vero che si sono basati molto sull'Amiga OS 3.9, 3.5, prendendo da lì a piene mani molte cose per fare la prima versione. Ma è vero anche che sulla seconda versione, quindi 3.2, invece i programmatori ci hanno lavorato sodo,
Con questa storia del litigio non so quanto ci hanno preso, perché so che alcuni programmatori, dai che ho letto, a un certo punto cioè, hanno preso e sono andati via, hanno chiuso la porta, ciao, arrivederci. Cioè, è assurdo questa storia. Però ecco, ti ripeto, non sta succedendo anche, sta arrivando anche su altri lidi, ed è triste sta cosa. Quando vedono che c'è un po' di ciccia da poter guadagnare, anche non ti dico senza far nulla, però facendo poco, board arrivano. Ti ricordo che è uscita l'Amiga Mini in tempi recenti, ne deve uscire un'altra e quell'Amiga Mini dovrà acquisire i diritti Kickstart da qualcuno. Comunque sia, ci sono dei soldi in ballo in tutta Sì, questa storia. c'è scritto sulla scatola, se te prendi l'Amiga Mini sulla scatola c'è scritto da chi l'hanno presa, mi sembra l'hanno preso dalla Cloanto. Esatto, qualche so anch'io. Non la ho, ma so che hanno fatto un accordo con Cloanto e allo stesso tempo c'è Hyperion che ti tira fuori un'altra release del sistema operativo, una cosa stranissima. Sì, però vedi perché in realtà la Cloanto c'ha il kit start, è solo il kit start, mentre Hyperion ha parte dell'Amiga OS 3.1, è da lì che lui si è spartito. Quindi c'è uno c'ha un pezzo, uno c'ha un altro. Però l'Amiga OS è spacchettato, cioè da una parte c'è la parte di librerie essenziali che stanno in ROM e dall'altra parte c'è il restante sistema operativo che veniva distribuito su floppy. Faccio gli aggiornamenti perché hanno preso quelli sono partiti usando la roba del 3.5 e del 3.9, perché quelle erano tra l'altro licenziate da una terza ditta tedesca, Agent Partner, che non mi ricordo se non c'è più o se l'hanno venduto o l'hanno licenza. non esiste. Loro hanno preso quelle e quindi ti arriva la colante e dice no, il 3.1 è nostro. No, io mi ho preso il 3.1, io ho preso quelle. Guarda, sono dimostrabili, c'è il codice dentro. Che guerra che ma te non hai un'idea, cioè no, si ma scannano. Mi sento parlare di ste robe, non ne sapevo niente, ne sapevo poco, ecco. Guarda, ne so poco anch'io, probabilmente lui ne sa più di me, ma io quando leggo, cioè rimango, a volte quando mi documento, no, e guardo queste cose, a me mi danno fastidio, cioè perché io non riesco proprio a capirle, non ci arrivo. Allora, va bene, vuoi guadagnarci qualcosa? Benissimo, ci puoi guadagnare qualcosa, non è quello il problema. Si fa degli accordi commerciali, non c'è bisogno di fare delle guerre. È che, cosa succede? Se tu fai le guerre e le vinci, poi pigli anche tutto il resto, cioè prendi anche il morticino all'altra parte, cioè ti tiri dentro tutto, diventa tutto tuo. A quel punto poi dopo te puoi bloccare appunto questi progetti, no? L'Amiga Mini. Puoi bloccare i progetti oppure puoi finanziare i progetti e poi prendere più soldi. La Cloanto, se non mi ricordo male, ha preso anche molti titoli di giochi. Personal Paint, per esempio. Personal Paint ha preso, sì. Però ha preso anche dei titoli in licenza. Mi sembra abbia fatto l'accordo con quelli Eds Team 17 o con quelli che c'è rimasto, perché anche lì hanno litigato fra di loro, dei Bitman Brothers, che anche quella è bellina. Tirano su di nuovo la Bitman Brothers, boom, si mettono a litigare e ne rimane uno solo. Quindi insomma anche lì, vabbè, lasciamo perdere. Comunque hanno fatto un accordo con loro, quindi se vuoi i giochi devi passare dalla Cloanto. Se non mi ricordo male, ora bisognerebbe riguardarsi tutto, perché poi quando si parla di Amiga si parla che poi è in continua evoluzione sta storia, capito? Sì. È come il famoso marchio Commodore. Chi diavolo c'ha il marchio Commodore? Ce l'hanno tutti, non ce l'ha nessuno, ce l'ha sempre il solito. Il C Commodore originale ce l'ha sempre l'olandese, che l'ha dato in licenza, per esempio l'ha dato in licenza per quel joystick del Commodore 64 lì. L'ha dato in licenza a quello che riproduce i gusci del Commodore 64 USA, cioè ce l'ha lui quello originale. Gli altri dicono ce l'hanno originale, se tu li metti a confronto sono leggermente diversi, con colori leggermente diversi, perché lo puoi fare. Non è... Sì. Basta che non sia sia identico. Non sia identico, poi non hanno la forza finanziaria per
per farti veramente opposizione, perché certo se tu lo fai, cavolo, prova a farlo a un colosso come la Dell, vai a copiare leggermente e fagli leggermente i colori diversi, loro ti danno comunque addosso, ma hanno anche una forza finanziaria diversa, quest'altro, insomma, no. Mi pare che Nintendo sia riuscita a citare a giudizio un ristorante che si chiamava, mi sembra, Super Mario. Super Mario, Tempo sì. fa. Chiaramente non ti puoi chiamare Super Mario perché... Allora, qua adesso nel mio paese vedo in giro, vedo dei volantini, delle festine estive, dei Grest. Ci mettono sempre Super Mario, ho detto mamma mia. Cioè, se ne vede Nintendo, fatti il segno della croce. Ma sai quanti ne vedo? Eventi con i bambini, go-kart, mettono Mario e te va. Mm-hmm. È un po' rischioso se qualcuno rinuncia. Ovviamente te pensi che non succederà mai, in realtà sui loghi, sui marchi e sulle registrazioni bisogna fare tanta attenzione. Con Nintendo anche, Diciamo che di solito non ti dicono nulla, ma se dicono qualcosa sono dolori forti. sì. Se è Nintendo sì. Comunque... Ma anche se fosse Sega, guarda, Sega non è che è stata tanto a meno su alcune... Cioè, dipende un attimino. Però oggi Nintendo picchia tanto, picchia tantissimo. Nintendo picchia tanto perché si ritorna al discorso di prima. Perché Cloanto e quell'altro si danno addosso? Perché fanno soldi. E Nintendo dice aspetta un po', se io picchio casca soldi e io picchio. No, ma poi Nintendo comunque è la più storica, c'è da più anni di tutti. Insomma, sì. Nintendo? Sì, perché tu dici è partita all'inizio, sì, ma prima non faceva Joy, faceva però comunque tutt'altra roba. Fa un po' soggezione questo fatto che c'è da tantissimi anni, comunque, un po'. Sì, guarda, la Come Nintendo come ha Disney, avuto... cioè, come dire, Nintendo è un po' la Disney dei videogiochi, secondo me. Ecco, uguale praticamente, dove tocca, dove rovina. Ti guarda un po' che sta facendo la Disney con i Simpson e tutto il resto, posto, cioè... Abbiamo tolto Apu perché poverino è un indiano, se no tutti gli indiani si sentono denigrati, devono togliamolo, capito? Povero indiano. È sotto epoca Disney e la Nintendo sotto questo punto di vista fa uguale. Tipo però questa cosa della Switch 2 che possono bloccarti la macchina, insomma, vabbè. Quello l'avevano tirato fuori anche altri, anche la Sony l'aveva tirato fuori questa idea. Adesso ti blocco la macchina, ti inchiodo anche le pneumatici di casa, ti metto anche le catene ai piedi. Poi non l'hanno mai fatto perché se tu lo fai diventa un problema. Però vedi, dicendolo comunque si pongono già in un certo tipo di atteggiamento, ecco, ci provano. Infatti, cerca la notizia, te la cerchi la notizia vecchia, mi sembra che fosse la Sony, ma forse era anche la Microsoft. Una delle due comincia a dire con la nuova macchina voi craccate, io vi inchiodo tipo croce, non vi muovete più e le vendite incominciarono a decollare ma piano, l'altra macchina quindi dice no sei scherzato, fermi, sei scherzato, ma che? Ma quello lì è un imbecille, boom, è ripartita. Perché se tu fai una cosa del genere puoi farlo, tecnologicamente lo puoi fare, ci sono stati della gente che sono stata bannata a vita, non è quello il problema, a voglia te che lo puoi fare, però dichiararlo in quella maniera sfacciatamente dà fastidio, magari la gente è tutta onesta e brava e tu compra l'originale, ma digli se mi gira io ti banno, non piace, non piace. No, certo. Quindi alla Nintendo non so come mai, è un po' come è il mistero come la Ferrari che può farti le ciabatte con scritto sopra Ferrari e tutti la comprano, o l'Apple che ti fa la ciabatta con la melina sopra e tutti la comprano. La Nintendo fa uguale, la Nintendo fa una console che bella, bellina, tutto il resto, poi ti fa Mario, Super Mario, Mario Kart, Mario al bagno, Mario in campagna, Mario porca bestia, cioè ti fa tutti Mario e tutti la gente Mario, compriamo Mario, e sempre uguale, cambia poco o niente, vabbè. Però quello è il loro pubblico, funziona finché funziona. Almeno Zelda è cambiato parecchio, insomma, Zelda. Meno male. No, Zelda si è evoluto, Mario invece, insomma, sempre Mario. Ho capito, ma però quello che ti voglio dire, cioè, diciamo che mantengono un titolo di punta più o meno sempre uguale. Ora Zelda per fortuna si è evoluto, ma fino ad oggi passato 3 macchine è sempre lo stesso gioco.
La storia è diversa, ho capito, meno male la storia è diversa, Sì, ma sì. il gioco No, è sempre lo stesso, sì, è vero, il meccanismo di vero. gioco è sempre lo stesso. Quindi poi ora ci avrò addosso tutti i Nintendari, ma purtroppo loro sono l'Apple dall'altra parte. Te l'ho detto, possono fare, che cacchio ne so io, una ciabatta con la mela sopra e la vendono. Sì, le più pesanti da questo punto di vista, vabbè, Disney, Apple, Nintendo sono parecchio... Perché? Perché sono diventate delle monopoli. Sì, Quelli. vabbè. A Comunque... noi ci piacerebbe che ci fosse nel monopolio anche altre macchine tipo Amiga che meritavano morire in quella maniera. O l'X68000, vabbè, anche se in realtà l'hanno fatto nascere morto, ma insomma era un computer di nicchia fin dal principio, però anche quella macchina aveva, o l'Archimedes, altra macchina. L'Archimedes non meritava una fine di quel tipo, però il mercato è andato verso tutt'altri lidi e queste macchine che erano comunque promettenti, che stiamo parlando di 3 macchine che sono 3 macchine grafiche e sono 3 macchine tutte e 3 musicali, perché posso far musica, cioè non ho bisogno della MIDI per far musica. Io con Amiga la prendo, con l'X68000 la prendo, con l'Archimedes lo prendo e ci faccio musica, ma ce la compongo sopra, capito? Non ho bisogno come l'Atari ST dell'aggancio MIDI, che è stato una fortuna per lui avere quella benedetta porta MIDI, è stato venduto molto bene con quella porta MIDI e faceva musica con la porta MIDI. Quest'altri la possono comporre veramente la musica e fanno dei bei suoni, cioè fanno veramente la bella musica. Con Amiga poi ci si può suonare veramente bene. Se la sai sfruttare ci tiri fuori, non ti voglio dire l'orchestra, ma insomma ci tiri fuori della bella musica. E ci sono belle musiche, basta che tu ascolti anche il gioco, c'è delle belle musiche. Cavolo, il Paula si fa sentire. Capisci che ti voglio dire? Cioè, eppure sono macchine che poi a un certo punto, vabbè, colpa Commodore, colpa che tu vuoi, ma insomma non esistono più. Secondo me abbiamo perso, perché erano macchine che in realtà meritavano di avere un loro sviluppo, di avere un loro seguito, capito? Invece come seguito abbiamo il Macintosh che come macchina quando è nata si prendeva gli schiaffi anche dall'Atari ST, perché questa è la verità, prendeva gli schiaffi dall'Atari ST, perché io ti faccio una macchina che costa meno della metà, fa la stessa grafica, fa gli stessi programmi, cioè te mi fai la macchina con il monitorino bellissimo, ce l'ho lì il Macintosh, è favoloso, te lo accendi, bing, però è piccino così. O prova a lavorarci un aggeggino piccolino così, scrivici, vai se ti riesce. Atari ST tiravo fuori direttamente un monitor in altissima risoluzione, bianco e nero, con programmi di paginazione come faceva il Macintosh, praticamente l'aveva distrutto a livello tecnico. Eppure l'Atari ST non è che sia... Chissà che cosa... Sì. Okay. Ma già tira altre macchine. Esatto. Comunque, hai visto Ozzy? Dove ho messo una live breve? Sì, oltretutto mi avevi detto che volevi anche giocare, ma mi sa che abbiamo... No, direi di no, perché siamo 2 abbiamo ore. monopolizzato il canale, mi ma dispiace. così, no, volevo giocare se c'era da riempire tempo, ma direi che non serve. 2 ore. Che voi parlate di Laserdisc, a me mi tocca arrivare. No, allora, abbiamo avuto l'onore di avere Igor che ho detto, ma chissà se arriverà, infatti è arrivato. Si è anche svegliato, è venuto su apposta. Ma io ogni tanto ti seguo, non è che non ti seguo, è che magari mi metto col mio padellotto e ti seguo da qua, cioè mi metto lì ma però dico, cioè... una partita e l'altra con la mia farmacia, con le mucche e Hosi lì che faccio, sì, il giochino della fattoria, non mi ricordo come si chiama. Farming Simulator? Oh, c'ho il giochino della fattoria lì dentro. Non lo so, non lo conosco. Vabbè, comunque. Nemmeno io trovo uno. Si passa da Dragon Slayer al gioco della mucca? Sì. Che devo fare? Cioè. Comunque sono contento perché una live argomento comunque di nicchia, 10 spettatori quasi fissi anche adesso, 10. Sì. Ci stanno ascoltando in 9. C'è qualcuno che già mi dà addosso oppure No, per ora non lo lascio in pace? Nessuno ha dato addosso, c'è sempre stato Ludovico, i soliti, Bugiusimo è venuto anche lui. Giussimo è venuto. Ha fatto la vignettina stupida che me l'ha mandata su WhatsApp con noi col filtro da donna, che dopo ve la mando in privato. Filtro da donna? Non si vede, volevo farvela vedere, ma non credo che bel vedere. No. Guarda, si vede.
Ma non è un filtro da donna. No, è questa è la quello volpina. che- L'ha messa a te e Ozzy. Poi ne ha messo un altro. Che è questo qua. Se si vede. Attenzione. Si vede poco. Vabbè. Con questo stupidato. Faceva un po' lo stupido. No, comunque è piaciuto. Sta piacendo. Quindi, insomma, abbiamo parlato dell'evento. Abbiamo parlato del tuo progetto. Igor ha integrato. Ha detto si è anche reso disponibile a darti una mano con quelle cose. Quindi meglio di così, secondo me. Il problema, come hai detto te, è che purtroppo ci vuole il tempo e non è una cosa proprio facile, però... Sì, diciamo che non mi piace accavallare le cose. In questo momento sto portando avanti un lavoro commissionato dal signor Retroleri in persona e quindi sto cercando di soddisfarlo al meglio delle mie possibilità, anche se verrà una schifezza. Un giorno che avrò finito questa commissione proverò a fare qualcosa, se ottengo risultati vado avanti e rompo le scatole al qui presente Igor. non c'è problemi. Io ho sempre dato mano su tutti i progetti che sono inerenti al Laserdisc, Laser Game e trabiccoli vari. Non c'è problemi, però te lo stavo scrivendo. Se hai bisogno di qualsiasi informazione, la tiriamo fuori e in qualche maniera la possiamo Sì, unire. diciamo che in questo momento l'unica informazione che veramente mi serve è: esiste qualcosa che fa quello che ho detto io, esattamente quello che ho detto io, perché Quello io non più ho vicino trovato a quello che niente. dici te è il progetto dell'MS8. Quello più Ok, vicino dici te. ok. Perché anche Eva o il da Dexter, che sembrano facciano la stessa cosa, in realtà la fanno sì, ma con queste macchinettotte qua dietro. Quindi è un sistema di comunicazione diverso. Ma Io proprio diverso. il progetto che si voglio chiama... fare un qualcosa che sia facilmente applicabile dall'utente medio, cioè io voglio scrivere un file PDF dove ci scrivo: prendi Raspberry, installa questo programma, prendi Amiga, installa questo programma, attacca questo cavo, stop. E deve essere tutto fatto con pezzi e con hardware disponibile facilmente reperibile. Quindi ritorno a dirti che quello che avevano abbozzato sull'MSX, secondo me, è il progetto migliore che tu possa prendere spunto, perché lì proprio era un Raspberry, un cavetto e un programma. Quindi, Esatto, è quello che piacerebbe fare a me. Quello che si chiama OpenMSX? no, No? lo chiamava PLD. Ah, ok. Se te cerchi su internet c'è un video soltanto, quindi MSX PLD oppure Palcom MSX PLD, che P sta per eStorm, LD è Laserdisc, lo trovi e Raspberry vedi, sarà. sì, e vedi il Raspberry, però lì non capisci che cosa sta realmente facendo, vedi che funziona. Okay? Si comporta esattamente come il lettore originario. Io l'ho contattato, è un francese, non è facile parlare con lui anche perché, solito, non perché è francese, è che è pieno di impegni, è un programmatore vero quest'uomo, e non è facile Ma quel rimanerci progetto è un one man show, cioè non c'è una community dietro, è un singolo. È un singolo. Lui mi sembra che... No, non mi sembra. Lui ne ha parlato e ha messo anche il codice di quello che aveva fatto dentro al forum dell'MSX. Lo copiavi, lo potevi prendere e mettere sui Raspberry. Poi ovviamente non ti funzionava perché lui aveva messo il codice base. Poi sotto lui ti spiegava cosa fare, cosa non fare, cosa aveva fatto lui. Tanto per dire, lui stava sviluppando, poi si è fermato. E sai che gli MSX Palcom esistono NTSC, ma ne esiste uno solo, e è in realtà PAL inglese. Quello inglese, sì. Ok. Lui aveva trovato modo di trasformare i video ovviamente da NTSC a PAL e farli funzionare in quella maniera. Quindi finalmente anche quel povero Palcom che non ha mai visto Quindi non funzionare mai potevi farci quasi niente. non ci potevi fare l'MSX. Esatto. Non Potevi utilizzarlo, solo che lui si è fermato perché è pieno di lavoro e si è arenato. Ora un po' di tempo, un po' di anni è fermo, ma insomma, però il progetto quello lì c'è, esiste, e il sistema di comunicazione più o meno lo solito, perché sono due fili ITS e RITS. In Amiga usava due fili TITS e RITS, quindi non è abbastanza semplice, capito? Sì, è il cavo che sto cercando disperatamente di costruire, quello. Quello per Amiga? Sì. Quello per fare per gli American Laser Game? No, io
ho, a parte l'Amiga, ho un CLD 1600 e il disco di Tire Quest. Se io Ok. inserisco il laserdisc di Tire Quest e premo play sul laserdisc player, io mi guardo il cartone traccia per traccia in sequenza. Quello che voglio fare è dire all'Amiga: guarda che controllare il cambio tracce via software con il floppy del gioco che mi ha dato RetroLayer. Questo mi manca. Quindi mi serve un cavo che va dalla parallela o dalla seriale, non lo so, fino all'input, visto che c'è tipo un jack da 3,5 dietro. Si chiama Sync In. È quello che ti dicevo del telecomando. Sync In o CD In, dipende dalla versione del lettore. Però te lo devi autocostruire quel cavo. 2 fili nella resistenza. Te lo giuro, se vuoi ti giro lo schermo. Igor ti smonta le difficoltà. No, mi ci devo mettere. Il mio problema è soltanto... A parte che la gente l'ha venduto, io gliel'ho regalato e loro l'ho rivisto in vendita e mi ha fatto girare le spatolotte. Io l'ho riprodotto un botto di volte. Io ho il cavetto originale e ho riprodotto quel cavo. L'ultimo l'ho riprodotto e l'ho regalato a Matteo Turci, quindi gliel'ho regalato a lui insieme al disco. E non è abbastanza semplice, se vuoi te lo rifaccio. No, quello che ho bisogno soltanto di sapere è che, perché il connettore che ho dietro il 1600 mi sembra un banalissimo jack da 3,5. È un banalissimo jack. Però io ho soltanto i jack col doppio tagliettino, che sono quelli stereo. In mono. Ma un convertitore da stereo a mono che l'ho trovato non potrebbe funzionare? Forse potrebbe funzionare. Ma la cosa migliore sarebbe andare direttamente col jack mono, giusto? Almeno testato. Sì. Devo mettermi a cercare un jack mono. Non si trovano, non ci crederai, non trovo il jack mono. Beh, è come se tu cerchi io tipo per i cazzate. Dovrei averne uno o due da qualche parte. Io ho il Gizmondo, volevo modificarlo. Ci vuole la SD, non la micro, la SD normale da 2 giga massimo. Tu non hai idea che fatica ho fatto a trovarla e quanto l'ho pagata. L'ho pagata 20 euro. 20 euro l'ho pagata. Porca miseria. Comunque va bene, jack da 3,5 mono, immagino ci sia il centrale da attaccare da qualche parte e l'esterno dall'altro. Corner. Ce l'ho ancora l'immagine perché ho rifatto i computer di recente, quindi ho spostato tutti i dati. Perché RetroLayer ce l'aveva il cavo, solo che gli mancava guarda caso il connettore mono. Io il cavo, quindi lo so che ce l'ha. Lo so benissimo che ce l'ha. Ma siete vicini voi? Sì, siamo vicini. Perfetto. Se siete vicini è perfetto. Anche se non lo siamo, ci vediamo abbastanza regolarmente, quindi gli vado a rompere le palle regolarmente 2 volte al mese in media. Vabbè, ci sta. Ora poraccio, non paghi le scatole. Vediamo un po' se ce l'ho nell'archivio Laserdisc. 70 visualizzazioni fino adesso, dai, non è male per una roba così. Sono contento, dai, un po' di... E vi avverto che quando arrivate da RetroLayer ci sono 2 belve che tentano di sbranarvi. Io rischio la vita tutte le volte. Chi? Ha 2 cani che ti sbranano vivo. Game. Aspetta, ce l'ho, sono sicuro. Aspetta un secondo. Beh, dai, Ozzy, io sono contento di questa live. Abbiamo parlato proprio approfonditamente di tutto. Ecco, non l'avevo messo. Lo spazio l'abbiamo dedicato più di 2 ore, 2 ore e un quarto, direi. Doveva essere 15 minuti. Sì, doveva essere 15. Io ho detto, dai, dopo gioco così. Allora, qui c'ho l'archivio con i programmi, che sono gli stessi che ho dato anche al Chini. E lui c'ha addirittura una versione leggermente diversa della mia, che mi sembra che non faccia... Tra l'altro, visto che sei qua, ti volevo far vedere una cosa. Il venditore... Quello brutto? No. Okay. Il venditore che mi ha venduto il Laserdisc di Tire Quest mi ha detto: guarda che come bonus ti do il floppy originale di Tire Quest. E io, wow, che figata, anche il floppy originale. Poi se lo guardo, mi sembra un banalissimo disco stampato in maniera malaccio. Te l'hai mai visto con un disco fatto così? Non è quello lì l'originale. È il contrario. Allora è contrario o no?
Allora, questo così è già la seconda versione che ha fatto la Software Corner in Germania. Diciamo sì, l'originale, ma il primo era con l'etichetta blu. Ah, ok. Quindi è originale, ma non ci crederai, sotto si intravede in trasparenza un'altra etichetta e c'è scritto MF2DD, cioè come se fosse un banalissimo floppy. Darsi anche che abbia vergine. fatto come ho fatto io la copia dell'etichetta originale e poi ce l'ha appiccicata sopra. In fondo sono floppini, non è che Quindi non... Sì. quindi l'ha riscritto alla fine. No, perché me l'ha venduto come un plus, dico, guarda che ti do il floppy originale, e dico, cavolo, allora è L'ha un dato affare. perlomeno, però ha dato anche la mappa della tastiera. Aiuto, No, la no, che? la mappa della Ok, tastiera perfetto. del gioco. La Allora, mappa aspetta un attimo. Se no come ci giochi? Beh, io ho soltanto, ora lo posso andare a prendere, ma mi sembra che sia soltanto un laser disc e basta. No, t'ha capito. Allora ti cerco di farti capire. Se mi date un attimo di tempo... Sì. Tanto ormai lui Ormai è ci ha rinunciato, gli abbiamo preso il canale, No, quindi ma io sono contento. Però da Io ho 10 qualche parte spettatori, qui. non mi lamento, quindi contento così. Se piace Aspetta se un piace attimo. la live a tutti, io sono contento. Allora, LDG, ah, ecco me l'avevo messo, ma LDG. Ho trovato intanto i software. Bene. Queste sono le mie brochure, bene. Mettete like se non l'avete messo, eh. Oh, sono arrivato 10 iscritti in più, bene, ottimo. Ottimo, no? Ottimo, si cresce, YouTube Elite Premium. Solo gli ottimi Allora. manent. Ti è rimasto impresso, vedi, a son di romperti le scatole. Sì. Sì. Oh, il Gori non si è palesato invece, oggi niente. il Gori è pericoloso, lo odio con tutte, perché lui fa un podcast su un canale chiamato Game Revs. Lo so. E ogni volta parla di roba. E allora, dopo che io ho finito di ascoltare il podcast, vado regolarmente su eBay e compro quelle cose di cui lui ha parlato e sono al verde grazie a lui. Purtroppo fa quell'effetto lì. Bene, siamo messi bene. Il Magnum fa quell'effetto lì. Sì, perché non so, ha un'attrazione particolare su di me Magnum, perché veramente ha dei gusti molto simili ai miei. Per colpa sua io ho comprato il Gizmondo, Ecco. il Jaguar, stavo per E che pensi che per me è stato differente? Io pensi che non ci abbia provato a comprare il Gizmondo? Eccolo qua. Ok. Per colpa sua stavo recuperando il controller di Steel Battalion dell'Xbox, ma completo costa più di 700 euro, quindi no. Come si fa qui però? Devi a condividere file? No, è condividere. La guarda. Ecco, però, aspetta, Ok, vediamo se si vede. Sì, si vede. Ok. Questo è le istruzioni. Non ce li ho queste. E questo è la mappa dello schermo, della tastiera, se no col cacchio ci giochi. Tra l'altro avevamo scoperto che si poteva anche salvare. Ah, con B. No, questa non ce l'ho. Beh, però la puoi stampare da qua, no? O no? Sì, vabbè, gliela giro. Sì, meno male, perché sennò... Se è il problema. Questo un po' che lo sanno. Se tu non hai questo, quando vuoi fare una magia, come fai a farla? Non sai che cosa pigiare. No. Che poi non sono neanche tasti... Cioè, sono poco intuitivi. No, vabbè, non è così impossibile, si capisce, però. E qui c'è semplicemente le istruzioni che serve della Newell, perché io comprai proprio la versione originale. Ma strano che il RetroLair non me l'abbia dette queste cose, è reticente. Mi ci ha fatto giocare. E che giocare... credo non lo sappia neanche lui. Ma guarda qua, una tirata d'orecchie RetroLair. Adesso ti guardo un attimino la cosa che ci dovrei avere meno qui. male che abbiamo fatto questa live oggi, così abbiamo chiarito. Sì. Sì, perché io ci voglio giocare, è un gioco che mi ha sempre affascinato e non ci ho mai giocato. Se non da RetroLair, però non riuscivo ad andare avanti nel gioco perché mi ero bloccato quasi subito. Sì. Io ci ho giochicchiato solo un po' su CDI e basta, ma giochicchiato, Sì, ma non è un gioco semplice. No, infatti. Le metti anche a dura prova il tuo inglese. Beh. Quello sì, perché se non lo capisci non è proprio...
Ma lo so, parlano in maniera strana, non è proprio un inglese molto comprensibile quello che parlano. È quasi irlandese. Ora non riesco a trovarlo, comunque ti faccio vedere un'altra cosa. Poi ti manderò lo schema di quella J. Non è un problema la cosa lì. Ce l'ho da qualche parte, tanto... Sì, ma l'avevo trovato anch'io, solo che nello schema non c'era scritto che tipo di jack va infilato dietro al CLD 1600. Il mono da 3. Comunque dopo te lo faccio vedere. Allora, vedi? Questo è il disco quello arcade. Questo è il disco quello dell'Alcyon. Questo è il disco prototipo dell'Alcyon. Questo sotto è il disco che conosci anche te. Che ho io, sì. Corner, sì. Io ho quello. Sono tutti completi. Mamma mia. Wow. Come vedi, il disco quello dell'arcade, qui dietro c'è il pezzo di ferro, quindi c'è una faccia sola. Tutti gli altri sono doppia faccia. Ok. Un po' di pornografia la sera ci sta bene. Ci crederete, ma è stata la prima volta che ho finito la musichetta di sottofondo. La musichetta di sottofondo? Cioè, la musichetta di sottofondo di 2 ore passa, 2 ore e 20 tipo, è finita, è ricominciata adesso, non era mai successo in una live. Ah, buono. Stavo cercando il coso, ma... Oh, la live doveva essere la più breve di tutte, C'ho tutto lo schema. Io sono stato il primo a mettere. Ora non è per vantarmi. Vabbè. Avevo lo schema, l'ho fatto, l'ho fotografato e l'ho messo su internet. Vabbè, quando c'è da riconoscere i meriti va riconosciuti. Cioè. E feci anche le primi file ADF della cosa, come si chiama? Dell'immagine. Che insomma l'avevo divisi. Poi in realtà di versioni ce ne sono di Dragon Slayer, ce ne sono 2, perché uno è fatto sul disco originale Atari, Sidem Atari, quindi sul gioco arcade. Uno invece è stato fatto sul disco quello rifatto del 91. Poi c'è un'altra versione che credo ci abbia Alessandro, che è quello che fa le scene random, invece gli altri fanno le scene una dietro l'altra. Lo Space Ace c'ho 2 versioni, ma sono tutte e 2 simili. Okay, questo 2 versioni, ma sono simili. Ma sul CD hai questo fa le scene random, o sbaglio? Sì. Infatti me ne sono accorto. Ok. Non segue. Okay. Ero tipo nel bosco, fino a dopo ero nel deserto, non mi ricordo, comunque a caso. Ok. Sei l'orgoglio dei Gori. Chi? Quale? Perché parli del Philips CDI, no? Sì. Demiurgo. No, in realtà mi odia perché adesso sono troppo simile a lui. Perché tipo gli rubi il lavoro. al Laser Day ho detto vengo col CDI, avevo recuperato anche il Peacekeeper, la pistola, vengo con gli occhiali e la camicia hawaiana. Ho cominciato a odiarmi. Ho detto no, adesso guerra. Perché lui c'ha il CDI rotto, non gli va più. E ho detto allora lo porto io. Tra l'altro c'ho la versione più bella della sua, perché c'ho il 220 che è quella che c'ha Igo. Allora li brucia un po'. Vabbè, i CDI non sono merce così rara oggi, no. Si può rimediare, diciamo. Insomma, si può rimediare. Poi c'è Coso che c'ha parte, Alessandro Bolgia c'ha parte dell'adattatore sempre per Software Con del Commodore 64. Sì. Che poi c'è anche va anche su Atari ST, o no? Sì, io ho il software anche per Atari ST. Ok. Quindi va su Amiga, Commodore 64 e Atari ST. Amiga, Commodore... Allora, Commodore 64 si vuole un'interfaccia apposita. Comunque Amiga, Atari ST, PC, Commodore 64, poi stiamo facendo per l'Apple GS. Vabbè, insomma, ormai sto cercando... Dai, poi al Laser Day, peccato che te non ci sei oggi, portavo Dragon Slayer su PSP. Non mi ricordare questa cosa. Sto cercando da giorni di trovare un modo per scappare da questa comunione, non so come fare. Vorresti venire? Avevo anche in mente qualcosa del tipo mangio e faccio una fuga a Bologna velocissima, ma non c'è. Arrivo che voi andate via. Dai, ti faccio vedere una cosa, Vediamo, dai.
Questa non la sapevo nemmeno, ora Luigi Strada, forse gliel'ho dato io, forse no. Però non mi sembra che mi stia menzionando. Con gli 8 spettatori fieri che La sono mia ancora piccola qua azione a questo guardarci. insieme alla mia chicca amica. Ma palesatevi, chi siete questi 8? Secondo me qualcuno non ha neanche... Beh, ci sarà Ludovico. Ok, non mi nomina, però vi ho Vai. fatto vedere prima un'immagine, ok? Ok. Vediamo. Qualcosa in questa immagine. Poi si va a dormire perché io sto per... Boom! Sì, beh. Anch'io lavoro Vai. domani, non so voi. Anch'io. Allora, vediamo. Aspetta che sta caricando. Non si vede niente. Come mai non si... ecco, ok. Ci siamo. Mm. Allora, Tire Vedi Quest, nulla? Dragon Slayer, della sempre LDG, incelofanato, Tire Quest. No, ce l'ho anch'io in celofanati. Ok, sto cercando di capire. Quello lì. Ah, sì, è il tuo. Ma va? Sì. Palesemente il mio. Sì, è il tuo, sì. Stampato però. L'ha stampato. Sì, è il tuo. Non so che è il mio, cavolo, è la stessa immagine. Cioè, il tuo è l'originale, quello lì è quello stampato. Sì. Vabbè, che gli fa? No. Stavo cercando i cosi, ma non riesco a trovarlo. Sto guardando qui. Vedi, eccolo qua il cavettone. Eccolo. Esatto. Eccolo lì. Io Ok. ripeto, questo cavetto qui io l'ho riprodotto più volte, l'ho anche regalato e la gente l'ha venduto. Ora questo qui... La resistenza la metti dentro la shell di DB25? Sì. Vedi, per giocare c'è due... E se non metto la resistenza brucio tutto. Sì, perché va a una tensione troppo alta. Quindi è importante. Sì, è importante. Venduto 0 euro, attenzione. Vabbè, l'ha venduto, ormai Sì, è andato. No, lo so. Questo qui è quello, Alessandro Volge fa vedere la sua roba. Questo è quello che ho anch'io. Questo è Space Ace. È bianco, questo è una brochure. Space Ace su CDI è fatto bene, o no? Sì, quello è fatto abbastanza bene. Guarda Questo è, ecco, questa è l'etichetta. Tra l'altro, questo sono io. Questa è l'etichetta di un disco della Software Corner, che in realtà, se te guardi qui, forse si intravede male, ma sotto c'è questa. Ok. Perché loro avevano preso i dischi in quell'asta fallimentare, i dischi originali, avevano rietichettati e l'avevano messi di nuovo in vendita, il che era legale perché comunque vendevi roba usata. Il problema è che questi dischi sono della Philips e si rovinavano. Guarda, c'è anche la data, 11/11/2007. Sto guardando un po' se c'era altra roba, ma non la trovo. Anche questi ce l'ho. Questi Dirk Nuer quando ritornò ci aveva praticamente inondato di quei cacchi di strabiccoli. Mi ricordo Me che ne l'hai mando anche fatti vedere in una live, mi sembra. Sì. Me ne mando qualcuno, bam, uno scatolone intero di estaggeggi che ormai non si... Ovviamente è scritto in tedesco stretto, sai, il tedesco che... Per capirlo serve qualcuno veramente tedesco perché è duro. Il produttore non basta. Va bene, dai, io Bene. spero che insomma ti ho dato un po' di informazioni. Se c'hai idea di fare, Sì. ci si può studiare su. Anche il cavo non è un problema. Credo di avere ancora qualche jack mono da qualche parte. Ma vedrai che alla fine troverò qualcosa su AliExpress, spero. Sì. No, li trovi, non è che non li trovi. Tra l'altro Sì. vengono utilizzati per fare e non li usano più per l'audio. Non ricordo, mi sembra trasmissione di... non mi ricordo. Comunque li usano ancora, produrle so che li producano. Poi ora quanti e come non lo so, però insomma qualcosa vengono fanno. I cinesi che stanno a Arezzo purtroppo sono deficitari in questo, però vabbè. si risolve. Comunque su AliExpress se tu cerchi tu trovi anche i monitor CRT, Sì. Addirittura non Quelli non nuovi però. Nuovi. Sì, rifatti. Come Li nuovi? fanno in India. Nuovi. Sì, è vero. Li feci vedere una volta. È vero. Vi saluto, vado su AliExpress.
No, ma non sono i Il buonissimi. problema è farteli importare. Ma sono buoni di Perché- qualità. Infatti. Dove vanno Però- presi? il problema è che non te li fanno arrivare perché arriva la dogana, è roba che da noi è illegale o comunque non è più certificata in nessun modo. Se se ne accorgono se lo bloccano subito. Sono in Comunque sì, Cina. mi sembra che siano, sì, no, li vendono i cinesi ma sono fatti in India. Mm. E, tra l'altro, per C'è un mio esempio, parente che va in India, magari gli dico di portartene uno. non ce l'ho. C'è lo chassis, quello delle elettroniche per gli arcade, li fanno ancora i cinesi. Pessima qualità, per carità, ma li fanno. Quindi se a te uno dei tuoi monitor arcade, soprattutto Antares, ti si guasta, lo puoi comprare a una trentina di euro, mi pare. E ti le mandano. È l'elettronica. Togli quella dell'Antares, metti questa e funziona. Certo, dopo un po' fa una fiammata anche lui, però insomma, diciamo che per qualche giorno ce l'hai nuovi. Stiamo parlando comunque di elettronica pagata 30 euro. Quindi quale garanzia potrei avere di qualità? Il problema è, sì, quello... Ma tanto ci siete a riparare, dov'è il problema? Infatti ce n'è uno video di questi monitor che dice me lo ripari? Un fritto misto tutto nero. Io faccio, che si ripara? Belli, simpatici, però cioè, su qualche monitor funzionano meglio, su molti monitor no. Tra l'altro mi sembra che adesso c'è una ditta concorrente che gli sta facendo concorrenza per questi chassis. Io credo che in Cina ci siano ancora CRT, perché se no non mi spiego perché li debbano fare questi circuiti. Comunque. Non sai come Ovviamente no. RetroLayer che fa accanimento terapeutico sulle Amiga, anche nei casi più disperati lui comunque ce la mette tutta. Sì, l'ho fatto su diverse macchine, anch'io. Accanimento Però terapeutico. dopo un po' ti devi arrendere veramente. Su un mega CD, sono andato avanti fino all'esaurimento. Io già li odio quei cosi, però ho provato a ripararli in tutte le maniere. È lì che mi guarda, però non può funzionare. E poi è stronzo, perché io lo accendo, adesso funziona perfettamente, lo spengo, lo riaccendo, non funziona più una mazza, proprio non si accende più nulla. Cambio l'unità CD con un'altra, boom, riparte, funziona, perfetto, spengo, riaccendo, non funziona più una mazza, rispengo, cambio l'unità CD-ROM, rifunziona tutto perfettamente, non si sa perché fa così. Sono esattamente le situazioni peggiori quando non hai consistenza di comportamento, cioè il comportamento varia nel tempo e non sai dove battere il capo. Meglio che sia rotto del tutto a quel punto. Infatti, preferisco che ci sia una pista interrotta o un componente bruciato e non una cosa del genere, perché non riesce a capire dov'è la discriminante, cos'è che non funziona. Perché poi quando funziona benissimo, non dà neanche un problema. Quando non funziona, sa che non funziona, però spengo, lo lascio lì o gli cambio le cose. Va. Ma va, cioè nel senso lo tengo acceso, gioco o va per delle completamente o non va per niente, però a caso. Sì, ma non posso fare il toto acceso. No, certo. Vediamo se oggi posso giocare. Ti posso raccontare brevemente quello che sto facendo in questi giorni, una 500 Plus, quella Varta che ha distrutto tutto. Ho rifatto tutte le mie pistine, controllate col test, bippa tutto per bene. Fatto sta che l'Amiga, quando è calda, che ha lavorato per un bel po', schermo giallo di tutti i colori. E quello che ho scoperto io è, ho iniziato a battere le piste interessate dalla Varta, cioè nella prossimità della Varta esplosa, e ho notato che in una pista il tester, in condizioni da caldo, non ci crederai, praticamente non mi bippa, però comunque sul display viene mostrato un numero. Quindi diciamo sta segnando la resistenza. Esattamente, mi sta segnando la resistenza. Quindi in realtà ho scoperto che quella pista da calda, da fredda mi bippa. Quindi mi dà 0 come resistenza. Da calda la stessa pista di quei stessi puntuali si comporta e io, cioè, ora io l'ho ponticellata e sembra funzionare tutto, ma io sono rimasto abbastanza sconcertato. Quando vedo queste cose qui io cerco di rifare con il wrapping, con il filo, questi microfili del cacchio, queste robe piccina. Okay. Cerco di rifargli, vedi com'è piccolino.
Sì, mi siamo... rifagli tutta la pista, la interrompo del tutto, proprio la taglio, e poi a quel punto vado dal punto di partenza, diciamo dall'integrato sotto, saldo il suo pin e porto fino all'altro integrato, porto all'altro pin, perché quella roba lì quando fa questo lavoro sti vuol dire che la pista è proprio compromessa, se tu la guardi con i microscopi, ti può comprare anche questi troiai qua, che funzionano bene, tanto sono quelli portatili, ma ci sono anche quelli con lo schermo, bene? E guardi e ti accorgerai che ci sono nella pista, vedi questa Gigini qui, Sì, nella pista sono troiai. esattamente quello. Tanto sono tutti uguali. Accorgerai che c'è lungo la pista, vedrai che ci sono tanti piccoli interruzioni o quasi interruzioni, cioè che il rame non è più lineare ma è tutto diciamo compromesso, quindi funziona quando è freddo, quando è caldo incomincia a interrompersi, incomincia a assottigliarsi, diciamo così, però non è proprio così, ma comunque, e quindi si comporta come una resistenza e quindi la macchina non può funzionare, capito? Non capisco come il calore possa essere un fattore in Ma te ne queste dico cose. un'altra, pigli la bomboletta dell'aria e spruzzi sopra quell'aria, quindi la raffreddi, boom, riparte. Ma Perché quella pista è totalmente compromessa, per quello spesso si rifanno le piste col wrapping, perché in questa maniera si riporta il segnale, sono sicuro lo porto per bene. Certo, se Domanda, devo rifare 25 piste incomincia a essere un problema, se ne devo fare uno o due si può fare. domanda. Te prima hai detto che la interrompi per bene e poi ricostruisci una pista parallela, essenzialmente. Esatto. Perché la interrompi per bene? Comunque sia, io... Perché quella sotto potrebbe fare da resistenza e quindi è come se tu ci avessi una resistenza collegata lì, meglio di no. Non voglio avere comportamenti strani, voglio che sia un contatto diretto, quindi una pista. Quindi la interrompo, Però, quella che mi dà problemi, e porto una nuova pista sopra. però se hai due piste parallele, la corrente dovrebbe andare dove trova meno opposizione, cioè su quella Sono che ho d'accordo, ma ricostruito. l'altra ci passa un minimo di corrente e comunque la vede come la scambia per una resistenza, o dà problemi, altri Ok. problemi. Meglio di no. Cioè, io voglio che il contatto sia perfetto, netto. E se c'è quella sotto che... Sì, quando è fredda funzionano benissimo, quando è calda si comporta come una resistenza, è come se io avessi messo su quella linea una resistenza. Sì, sì. Non No, è... il problema è che io penso di aver avuto culo che l'ho beccata la pista, ma è perché sono andato, sapevo che c'era la varta lì, ma in una situazione non vartosa voglio vedere come la trovo una situazione così. Si trova per esempio con la bomboletta d'aria, spruzzando in vari settori, a vedere un attimino, alcune volte si comportano così i componenti, soprattutto i transistor si surriscalda e va a fare effetti strani. Te fai le misurazioni e sembra tutto a posto, poi quando si scalda buffa in quella maniera, magari spengi, nel mentre tu spengi e arrivi a metterci i puntali, si è raffreddato quel tanto che funziona. Allora che si fa? Si piglia la bomboletta dell'aria e si comincia a spruzzare in alcune zone che si pensa più o meno possono essere quelle più problematiche. Se si vede che pam, ritorna in funzione automaticamente, eccola, Oppure quella è là. anche una ventola in realtà va bene uguale, cioè il concetto di Mm. raffreddare. Certo, raffreddare. Però ho capito, con lo spray tu fai una zona ben precisa, in modo tale che te ti trovi un'area piccolina. La ventola magari Sì, fa sì, una... ti serve per isolare. Eh? se riesci a Serve delimitare il punto. per chiudere un punto, Eh, per trovare una zona dove lavorare. Poi, quando ho scoperto la zona, sullo schermo mi guardo un attimino che diavolo è quella zona e scopro che magari, che ne so io, è il clock. Dove è una stupidaggine. E se il clock non è perfetto e regolare, incomincia a sbarellare. Se hai due piste compromesse in due posti differenti sei completamente fottuto. Sei fregato, ma lì sei fregato. Io avevo la mia Amiga 2000 che aveva 4 piste completamente andate, ci ho messo un bel po' con il tester a misurare tutti i punti. E tra l'altro dal 68.000 le linee vanno fino al Fat Agnus, dal Fat Agnus vanno fino, mi sembra, al Gary, dal Gary vanno al Buster. Quindi ho dovuto fare tutti i punti
da tutte le parti per scoprire poi che avevo 4 piste, 3 praticamente da rifare, la quarta stava andando, quindi l'ho interrotte tutte e 4, ho rifatto le ho rifatte. Però dopo un po' magari mi cedeva lo zoccolo, poi dopo un po' mi rompeva, cioè, alla fine ho preso un Re Amiga, l'ho rifatto e festa finita. Cioè, Fai prima a non- fare il Re Amiga, forse. perché te devi tenere conto che io quell'Amiga 2000 l'avrò riparata 8-9 volte, non ne potevo più. Allora, siccome ho diversi scricchiere di Amiga 2000 da pezzi di ricambio, perché chi ci ha messo le mani l'ha distrutte e me l'hanno regalate, ho preso lì i componenti, quelli custom e singoli. Ho ricomprato tutti gli zoccoli, ho ricomprato tutti resistenze e condensatori, ci ho speso un botto, però con tutti come si chiamano? Gli zoccoli, quelli torniti, cioè gli zoccoli non ce l'ho neanche uno, gli zoccoli che hanno i singoli, diciamo, quelli che usa anche tipo questi. Guarda, qui ce n'è uno, tipo questa roba qua, Ah, vedi? ok. Sì. Ok, quindi con pedini unici, perché li reputo meglio questi, ok? Lo chiamo a tulipano, innesti a tulipano. Innesta tulipano si chiamano così. E ho comprato quelli lì, cioè, ci ho speso un po', e infatti non è completamente finita ancora. Ho preso di nuovo tutte le slot per gli Zorro Lisa. Funziona, però c'è da finirla. Perché ho detto, magari ci metterò degli anni, però perlomeno è tutto nuovo. Perché mi sono rotto le scatole e arrivo a accendere il computer, boom, fa rosso. Spengo, riaccendo, boom, fa verde. Spengo, riaccendo, boom, parte. Oh, che bello, giochiamo. 5 minuti dopo, borda verde. Che cacchio. Cioè, vorrei che rimanesse abbastanza stabile. E quando una macchina ha preso una bella acidata soda, non è mai facile pulirla completamente. Ecco perché ti dicevo delle pulizie ultrasuoni. Per quello. L'unico, però la scheda dell'Amiga 2000 è un bestione, o la piego in 4 o se no mi c'entra. No, ma le schede Re Amiga sono state create proprio per risolvere questo problema, non per fare le Amiga nuove, ma per dare una seconda vita a quelle che sono compromesse. Certo. Infatti il primo progetto è stato sull'Amiga 500 Plus. Ce l'ho lì la scheda quella rossa del 500 Plus, che si è preso proprio dalla piccola tiratura che fece il suo ideatore. Lui fece una piccola tiratura, mi sembra ne fece un po' rosse, forse un po' nere, non mi ricordo, qualche colore, non tante, per finanziarsi un po', anche perché insomma giustamente ci ha lavorato un botto, e io gliel'ho comprata che era insieme l'espansione, c'era anche la scheda espansione. Quella è sempre proprio il rossa. Re Amiga, non è la Rae Mix di Succopera, è un altro No. progetto. No. Proprio il Re Amiga, questo è 1 a 1, no, non cambia niente. Questa qui non cambia niente. Mentre quella che ho è quella dell'Amiga 2000 è quella di... Oddio. Non è un italiano, è un inglese. Comunque l'ha modificata leggermente mettendo per esempio la batteria a bottone. Invece per esempio sull'Amiga Plus c'è il posto sì, ma per di nuovo la Varta. È diverso. Perché mi disse Giorgio che il Re Amiga l'hanno fatto semplicemente prendendo un'immagine ad alta definizione della motherboard Amiga defraudata di tutti i componenti, e poi ci hanno disegnato sopra sul layer sopra il circuito stampato. Quello è stata la procedura, quindi ti viene una copia esatta di quella che era l'Amiga 500 Plus. Invece la Sì. Remix è stata fatta partendo dallo schematico dell'Amiga 500 Plus. Però una l'hanno anche migliorato in alcuni punti, quindi hanno sistemato alcune problematiche viste che insomma avevano dei problemi, hanno risposizionato alcuni componenti. L'altra invece è proprio una clone 1 a 1, clone 1 a 1 con tutti i suoi difetti. Certo, io ho preferito la Remix. La Remix. Io ho della 2000 c'ho invece quell'altra che è stata migliorata. Base di partenza è la revisione 6.2 mi pare, però in realtà è migliorata, funziona molto bene. Sono arrivato a farla accendere
Però c'ha dei componenti diversi. Quello che onestamente mi ha stupito è il fatto che non hanno fatto niente, cioè hanno modificato per esempio batterie e altri componenti, ma non hanno fatto in modo di metterci più RAM a bordo. Io ci avrei messo più RAM a bordo. Sulla Avrei Remix fatto. ci sono diversi enhancement, come si dice. Migliorie, sì. Sì, Sì. ma Diverse l'hanno migliorie. fatto di recente. Io anche questa 2000 Show l'ho presa 4-5 anni fa. Allora, io ti dico, Giorgio mi disse al tempo che la prima Re Amiga del 500 Plus, le prime versioni, avevano dei problemi, che c'era un errore su una pista. Ora non ti volevo mettere in allarme, Vabbè, però insomma ti do questa informazione, non mai verificata da me ovviamente, però me lo disse su Copera in persona. Quindi sì, se però un tu giorno... parli della 500 Plus Sì, rifatto. Questo sì. invece è un 2000 rifatto Ah, ok, con no, quel. sul 2000 no. No, il 2000, allora, quando l'ho comprata, quello che l'ha ideata, che non mi ricordo come cavolo si chiama, c'ha un numero, 109, 110. Ha mandato anche delle istruzioni con scritto occhio perché questo è sbagliato. Cioè, Cioè, devi fare. ha sbagliato Commodore o ha sbagliato lui nella No, ha sua sbagliato lui perché lui l'ha modificata, Ok, si è accorto di aver fatto una pollata, dice no, qui devi fare una modifica, qui non va questo componente, ne va un altro. ok. Però te lo dice, ce l'ha mandato. Però quella, la 2000 non è una 1 a 1, non è identica. La 500 che c'ho là invece è proprio 1 a 1. Io mi Quella riferivo alla tua 500, non vorrei che fosse la prima mandata che magari c'è un errore, non lo sai. può essere, tanto per ora rimane lì, quindi anche perché ho tante altre circuiterie da rifare, ora non ce la faccio a fare quella. Già poi sono ancora a finire la 2000. 2000 mi sto facendo veramente. Giusto per curiosità, quanto tempo impieghi per fare un Re Amiga? Un 500? 500 con tutti i componenti qua, incominciare, non fermare, cioè lavorarci sotto almeno 2 giorni a settimana per bene, minimo un mese per farla bene. Poi se tu la vuoi tirar via, metti i componenti all'infusa, cominci a saldare, ci metti lo stagno quello tipo questo qui, lo stagno quello a pasta con l'aria calda, cerchi di cosa, ho visto fare anche sta roba qua. Però se tu lo fai per bene, saldi per bene ogni coso, pieghi per bene le resistenze, pieghi per bene i componenti, insomma che ci abbia anche un occhio, che sia fatta bene, ci metti del tempo, ci vuole del tempo. Avendo però tutti i componenti qua. Sì, Poi sì. se devi comprare componenti, buonanotte, perché poi dipende da quanto te li spediscano, quando arrivano, se li trovi, perché a volte sono magari out of stock, alcune volte te li cambiano. C'è per esempio i filtri, quelli che tutti scambiano per condensatori con 3 piedini, sono dei filtri. Che ce ne sono Quelli un che botto. stanno in cima, vicino alle porte parallele, seriali, Quelli sono eccetera. cambiati 2 volte, poi il componente è uguale, però ti stoppano e te le rimandano in 2 volte. Prima me l'avevano mandati di colore marroncino, ora me l'hanno mandati di colore blu. Ma a me non me ne frega nulla, però devi controllare che siano la stessa roba veramente, poi li devi saldare. In realtà c'è reofori un po' più grandi, quelle blu, quindi non infilano, porca miseria, nel loro posto. E lì devi stare attento perché non è che tu pigli il trapano e tu buchi il buco, perché anche questa l'ho vista fare, ma sono Il sciocchi. Dremel? Esatto, perché se tu buchi lì c'è lo stagno, deve andare da sopra a sotto e c'è una lavorazione per fare in modo che passi sotto quando te lo mandi a PC, a quelli che ti fanno le schede. Se tu ci passi con che tu fai con il Dremel, probabilmente lo stagno da sopra a sotto non passa. Quindi sai già che non fai contatto per bene, capito? Perché magari non basta il reoffero della cosa, fa contatto per bene. E bisogna fare un po' d'attenzione. C'è gente che fa della roba che oppure prende le spazzole di ferro per cercare di pulire i cosi. Io non riesco a capirli. Cioè, c'hai una pista che non si salda bene, probabilmente perché c'è del liquido del dielettrico dei condensatori. Ci sono
pulizie, spray di pulizia, c'è l'alcol isopropilico che puoi usare, c'è tante cose, ma perché devi usare la spazzola di ottone sui circuiti? Non capisco. Perché la devi grattare? È una cosa che non comprendo. Oppure usare stagni, a volte usano degli stagni che non si sciolgano, li vedi, non si sciolgano, sono lì col saldatore e non si scioglie lo stagno. Io gratto per rimuovere la solder mask per arrivare al rame, se no dove attacco. Ma una volta Quello è arrivato al rame, te fa conto, sei arrivato al rame e c'hai sopra della roba che non funziona, cioè non ti si vado salda. a alcol isopropilico e spazzolino. Te fa conto, quegli altri vanno con la spazzola, quella di ottone. Sai, quelle ci pulisci le candele del ciao, quella roba lì. Porti Quindi via no. tutto, secondo Ti me. porti via. E poi dopo ti fanno, ma non capisco, eppure, ma me l'hanno mandate, sono mangiate, c'è la scheda proprio mangiata. Sì, ma tanto c'è Igor, ma chi se ne frega? Cioè. No, tanto le rimando indietro, infatti non le fo più. Però, cioè, ti ripeto, a volte vedo fare delle cose, è come quell'altro che è riuscito a carbonizzare la scheda madre per saldare una porta dell'Atari 2006. Ha Sì, carbonizzato la col vetronite. saldatore, sì. Certo, col saldatore, tra l'altro, quelli a pistoloni blu o rossi che non sono fatti per saldare, ma loro li usano per saldare 500.000 ampere ispirati sopra. Poi dici, capisco, eppure mio babbo ci salda, sì, ci salda il rame e te invece ci saldi i circuiti con gli SMD. Diciamo Io non- che bisogna riuscire a capire quando fermarsi un attimo e riflettere. No, è Perché... l'ostinazione. No, lo so che io diciamo io- ho io c'ho imparato che quando non riesco a saldare, che ci provo una volta, ci provo due volte, poi stop, si va da retro layer. io ho più punte, guarda. Una, poi c'ho una punta super fine, eccola qua, e poi c'ho la punta, ora non ce l'ha quella tipo cacciavite. Ogni punta c'ha il suo perché, non è che le hanno inventate per No. caso. Quindi se tu pigli la punta quella tipo cacciavite e intendi saldarci l'SMD piccolino, eh, secondo me non è che ce lo saldi, ce lo fondi, perché hai bisogno di queste. Sì. Questa roba così. A volte bisogna un attimino vedere gli strumenti che uno ha, no? Poi io non è che ho gli strumenti più nuovi del mondo, perché quel saldatore lì ormai è con me da 40 anni. No, ma te hai lo strumento più importante che è l'esperienza, che Sì. comunque sia ti dai un'idea, cioè se qualcosa che non va te ne rendi conto. Io invece faccio accanimento, ma perché non si salda, pigia di più, porca miseria. Ah, vabbè, poi c'è, vedi, poi come quello ti dicevo, no, vari strumenti, c'hai il flussante liquido, ora questo non è buono, comunque flussante, quello a pasta, poi c'hai la Ecco, già lì sapere la differenza per dire che non la so. Anche pasta, queste piccole cose. la pasta ti rimane sopra, te la metti in un punto, ti rimane lì, quando vai a saldare la rimane diciamo abbastanza, però sporca da morire, quindi dopo devi toglierla in qualche maniera. Il flussante liquido è meno diciamo efficiente rispetto alla pasta, quindi ti dà comunque diciamo, un aiuto per sciogliere lo stagno, però se tu hai il dielettrico versato dai condensatori, quello liquido ce lo dovresti versare a iosa, quindi però lascia meno residui, fermo restando che comunque devi pulire, perché il circuito comunque lo devi pulire. Poi c'è quello che ti ho fatto vedere prima, no? Lo stagno, quello a pasta, questo è stagno a pasta, questo è stagno a pasta, ok? Questo lo metti sul coso con l'aria calda, quando vai a sciogliere va sulle piste, quindi sui piedini, perché quando devi saldare, ora io non ce la fo più, ma quando devi saldare roba piccolina così, se tu ci vai con la punta del saldatore, anche se è fine, tu spezzi ogni cosa. Fermo restando che io ci saldo, con quello sono riuscito a saldare anche roba abbastanza piccolina, ora non così piccolina. E poi c'hai gli stagni normali. Uno stagno normale, che cos'è questo? Che dovrebbe essere 60-40. Questo è un 60-40, quindi c'è tot flussante, tot diciamo piombo, poi in realtà sono delle leghe in modo tale che tu lo possa sciogliere agevolmente. Ma ci sono anche altre paste, per esempio ci sono le bobine per fare le saldature ai tubi di rame che dicevo prima, no?
sono tutt'altra roba, Certo. però la gente li compra per fare saldature ai circuiti e poi si domanda come mai gli vengono dei goccioloni grossi così. Chissà Perché perché. manca la consapevolezza e l'esperienza. Si va Perché su non hai internet, tu esperienza. cerchi un video, impara a saldare, guardi il video, due cazzatine, Poi se va sì, c'hai, prendi lo stagno, non viene spiegato niente. poi c'hai Eh, queste geggi che sono le calze che tutti ti domandano, non servono un cazzo. Noi Però diciamo questa roba trecce. qua, la treccia, con questo riesci a togliere lo stagno residuo che c'hai sulla pista, lo passi, tieni sopra il saldatore, ce lo passi sopra e ti pulisce bene la pista, perché puoi usare anche la pistola, ma non ti porta via tutto, quindi devi andare a toglierlo con questo e fare un bel lavoro di pulizia, in modo tale che lo stagno vecchio viene tolto e poi ci rimetti quello nuovo. Poi ma quello dicevo oggi, c'è la gente che ancora fa le riparazioni a toto cambio. Cosa cambio? Questo, è questo. Cambio quello. Ah no, non è quello. Aspetta, allora è questo. Cambio questo. No, allora è quest'altro. Poi quando ti ha cambiato tutta la circuiteria, ti ha cambiato metà componenti, fai, oh, l'ho riparato. Grazie al cazzo, hai cambiato metà componenti, se non tutti. Perché c'è un mio amico che ha cambiato tutti i componenti per riparare una scheda di un videogioco. Proprio l'ho fatta. Minchia, ha cambiato tutto. Ha cambiato addirittura il quarzo. Però ogni volta che dissaldi te dai stress alla scheda, cioè stai rischiando di sì, creare un altro problema. sì, Sì, ma però per fortuna questa era una scheda degli anni 70, quindi c'aveva delle piazzole grosse così, grosso, ci ok. poteva atterrare un elicottero, quindi non c'è stato problemi. Se fosse stata una scheda degli anni 90 o anche già qualche cosa degli anni 80, per esempio, classico, gli Spectrum, se tu ci avvicini su alcune revisioni il saldatore troppo caldo, le piste fanno vrì. Ciao pista. Vanno via le piste, si rovinano. Si Vai a torna lì. dissaldare. Serve l'esperienza su determinate macchine. Sì, ma lo vedi? Allora, quando guardi il circuito dello Spectrum, mi sembra già, per esempio, la seconda versione o la prima versione, e guardi quel rame, cappero, si vede che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, quel rame è stranamente rossastro. Che strano sto rame rossastro. E piste finissime. Non ci vuole un genio per capire su una pista finissima se ci metto il saldatore a 300 gradi la riscaldo in 2 nanosecondi. Cioè, Sì, le piste per esempio di Amiga, come vedi, sono molto larghe e il rame, il colore è molto più ramato proprio verso il rame, veramente. Non è rosso. Si vede. Poi Alla ovvio ci faccia vuole del largo, io ci vado col microscopio lo stesso. Vabbè, ormai c'ho gli occhiali anch'io. Punti di vista. Sì, io sto stretto anche su una 500. Però adesso, cioè, Comunque, voglio dire, ci si fa. cioè, io voglio dire un esempio piccolissimo. Io per dire sulle ottiche, Oddio. da quando ho visto il tuo video, Igor, per dire, non avevo mai pensato. Anche qui uno cerca, no? Perché il disco non viene letto bene, masterizzato. Non ci avevo mai pensato che se il laser passa attraverso, vuol dire che non è di però nessuno lo spiega. Ma anche lì, però, alcune volte è logica. C'hai un disco e riflette. Ma devi sapere Anche che il quelli disco neri riflette, riflettono. perché alcuni pensano che invece il disco viene letto non perché riflette, ma perché passa attraverso. Certo, giusto. Passiamo attraverso. Poi il laser con le informazioni vanno verso l'iperspazio e oltre, No, no? però Poi arrivano c'è un un livello Vegas. di ignoranza elevato in queste cose. Ma no, ma basta pensarci, ci deve essere qualche cosa che lo va a leggere, dai. Deve tornare indietro questa informazione in qualche Però maniera. nessuno lo La spiega. puntina del giradischi, quando c'è sopra, legge perché ci sta sopra. Lo so, Se il però, laser passa attraverso e va tutto su, però è una cosa che sembra una cazzata, ma la gente oggi non ci pensa a maggior parte. Non ci pensano proprio. io lo so che non ci tutorial pensano. non viene mai spiegato. Nei tutorial lui c'è facile. Prendi E io l'ho bello spiegato 10.000 volte, è come il GD-ROM. Perché il GD-ROM non funziona? Non funziona perché siccome il GD-ROM deve rallentare per fare aumentare la densità, se c'è un graffiettino perché un CD un DVD ha ancora margine per l'errore, ok? Sì. Mentre il GD-ROM non c'ha più margine. No. Hanno talmente tanto avvicinato le piste una all'altra molto che se denso. c'è un graffio ne hai beccate 2000. Sì. Ecco perché quando te metti il disco
lì cioè, lo puoi lucidare, ci puoi fare quello che vuoi, a volte lo salvi, spesso no. Poi lo sbagliavano anche, per esempio, il disco 2 di Shenmue spesso salta, perché è proprio stampato col fondoschiena e quindi salta. In pochi lettori del Dreamcast lo leggano tutto. Lo conosci Ozzy Sloven per gli amici? Lo conosci? No, non so chi Perché sia. lui dice che ci sarà l'evento del 31, lo conosce bene. Ah, sì, è un utente del canale di KS. Sì, sì, sì. Non lo conosco di persona, però l'ho visto chattare più volte. Poi ci chiedono una domanda un po' strana. La miglior console come durabilità? Quella prodotta domani, cioè, che vuol dire? Non lo so. Allora, forse la console più vecchia che dura. Allora, Sì, Forse la più longeva? La meno incline a guasti? Intende tra le vecchie, sì, nel senso come che è più stabile e meno il guasti. problema di queste console, di questa roba qua, è che è tutta elettronica di consumo, è tutta roba che ha già superato abbondantemente, stando parlando di roba vecchia degli anni 80, ha già abbondantemente superato i loro limiti costruttivi. Stanno funzionando perché sono costruite bene. Probabilmente le console di oggi, fra 30-40 anni, non andranno così bene, probabilmente. Dovremo vedere e forse non lo vedrò. La migliore che dà meno problemi, pensami, Game Gear non te lo potrei dire, Game Gear ci hanno messo dentro i condensatori delle saponette, quindi però per esempio una macchina che dà un po' meno problemi o che comunque anche se ha problemi comunque va avanti, per esempio è il Mega Drive magari gracchia o fa suoni e cose, però lui funziona comunque sempre. Il Nintendo Super NES già meno, perché lui se c'è qualche problemino ma te lo fanno notare. Il NES no, perché lampeggia sempre la spia. Guarda, io l'Intellivision che avevo da bambino mi sta ancora funzionando e non ci ho mai messo mano. Intellivision è un'altra buona macchina che funziona molto bene. Lo Channel F, che è ancora più vecchio, che funziona ancora bene. Sono macchine che però sono molto semplici, quindi macchine più semplici di costruzione, quindi pochi chip custom, poca roba all'interno, ci sono meno cose che si possono guastare, quindi. Però bisogna mettere in conto che sono tutte cose vecchie e che potrebbero guastarci. Per esempio io di là c'ho il mio 3DO, ieri l'ho acceso, non funziona più, pure non ha mai dato problemi. Ora l'ho aperto, ho visto che è il solito condensatore che si vuole suicidare e vabbè, lo cambiamo, è festa finita, magari gli fa la modifica dei 24 volts. Però anche il 3DO per esempio è una macchina che bene o male funziona sempre, però anche loro qualche volta si bloccano. Mi ha fatto morire Alessandro che ha fatto la domanda. Siete troppo intelligenti per me, scusate la domanda. Ha scritto così. Poverino. No, vabbè, sei iscritto al mio canale l'altro giorno che stavo giocando. Ah, che bello il tuo canale. Se vuole fare la domanda, se vuol fare una domanda più specifica, ci fa la domanda più specifica. Sì. Era molto generica, quindi siamo stati sul generico. Anche perché è arrivato, ci ha chiesto di PS5. Cioè mi ha scritto la domanda: ma il prezzo di PS5 è giusto? E io? Bella domanda. Allora, io in che senso è giusto? E lui, è una tecnologia di 5 anni, costa ancora tanto. Io, si vede che vende ancora bene. Non so cosa dire. Esatto, ha ragione. Allora, la differenza fra gli anni passati e gli anni moderni è proprio questo. Cioè, negli anni passati sì, la macchina aveva forse una vita più lunga, ma calava il prezzo. Ok, facevano il costo rilascio, calava il prezzo. Oggi invece le macchine, anche se hanno una vita più lunga, tendono a mantenere i prezzi più o meno a quel livello lì, probabilmente per guadagnarci più soldi possibili. Però la differenza è che le macchine del passato sono macchine che, bene o male, avevano uno sviluppo e una tecnologia incredibile. Oggi sono tutti molto vicini al mondo PC, sono tutti lì che insomma sono copio questo, copio quell'altro, sposto quest'altro, più o meno sono tutte lì a... Sentite il nuovo hardware della Sega, il Sega New, è un PC. Sì. È un PC, che new, Sega New. Porca miseria, cioè, allora, aspetta, com'era l'Ambridge? Aspetta, che non me lo ricordo mai. Devo avere l'acqua perché abbiamo superato le 3 ore.
Il nuovo record? No, non è il nuovo record, perché il nuovo record è una live sempre con Igor che era tipo 3 ore e 40. No? Addirittura. Sì. Sì, eccolo qua, il Ring Vid e il Ring Age. Ah, E mi fa uno, mi arriva il Ring Age, non so se l'avete mai vista. no. Bello parlare della roba che nessuno conosce. Allora, Vai. arriva un ragazzo, mi fa, ah, è uscito la nuova macchina, Vediamo. guarda che bella. Vediamo, aspetta. Sta caricando. Allora, guarda che bella, intanto è una scatola. Quindi arriva e mi fa, questa è incredibile, Ah, è sì. meravigliosa, fa della roba impressionante. Porca puttana, è un PC. Intel Pentium, Pentium, Nvidia. poi c'è System, Microsoft, Windows, cioè porca bestia, è un PC. Sì. C'è addirittura la scheda Nvidia, c'è proprio la scheda Nvidia, cioè tu lo apri dentro, c'è la scheda Nvidia. Sì. No, ma questo dopo un pochettino mi fa, dice, ma adesso Sega è New. uscito uno ancora più bello, il Sega New, fantastico, ancora più presa di culo, è un Intel Core i3 Nvidia GeForce GTX 650 Ti. e c'è dentro, guarda, Windows 8. 8. Madonna. Beh, retro gaming, dai. Ora, queste sono un po' vecchiotte, però quando uscirono mi fece una testa, dice, no, ma te non hai idea di queste macchine che faranno. Sì, fanno bella roba, per carità, ora qui c'è DuJoy, faranno bella roba, ma sono PC. Cioè, guarda, sempre stando qui, io se ti vado sulla Model 2, sto bestione qua, che muove solamente, eccolo qua, guarda, quante ci mettono, dove l'è? Il rendering, no, dove sono i poligoni? L'ho persi. Beh, sono Muove 300.000, 900.000 poligoni. Quello lì, sì. 900.000 vettori, 300.000 poligoni. Nemmeno il Dreamcast ci riesce. Cioè, porca bestia. Ed è una macchina dedicata, costruita apposta per fare i videogiochi. Sì. Ah, qui posso che capirlo. Cioè, ma arrivi sui PC, dai. Sì, ma poi lo facessero solo loro, tutti fanno così. Ora non mi ricordo se l'ha Taito il Type It Stray che il bordo, un PC. Intel Core i5, Radeon HD, sì. No, Windows, cioè, quando poi vedo Windows 7. Sì. Quando vedo Windows 7, dico, XP. porca miseria, c'è Windows 7. Ora l'SNK, la Namco mi pareva anche loro avessero fatto della roba tipo piccioni. Che lo sanno loro che c'è, questo che roba l'è. Non lo sanno neanche loro. Sono comunque basati sui PC. Quello che ti fa rabbia è questo, cioè che ormai di roba dedicata non conviene più nemmeno farla. Non conviene più nemmeno farla. Prendi il PC e lo butti in sala giochi e arrivederci, grazie. Come quando mi fanno, dice, ricordati che la PlayStation ha ucciso il mondo arcade. Non è che l'ha ucciso, l'hanno presa, l'hanno fischiata dentro tale e quale. Tekken 3 c'è una PlayStation dentro. Dice, ma hanno fatto un miracolo per fare la conversione. Porca puttana, c'è una PlayStation 3 dentro l'arcade. È vero che è un po' più potente, con un po' più, memoria, ma la base è quella. Pigli la base, la fischi di là, è ovvio tu ci fai cioè, non ci vedo la difficoltà. Quindi poi già ai tempi che ci avevano messo il PC Engine, ci avevano fischiato già il Mega Drive, ci avevano filato il Nintendo NES o Famicom, come lo volete chiamare, il Super Famicom, ce l'hanno sempre messe le console. Però perché è morta la sala giochi? Non perché noi abbiamo cambiato modo di vivere e modo di vedere le cose e non ci si va più in sala giochi perché è cambiato proprio l'era. No, è colpa delle console. Darsi anche in parte sia colpa delle console, ma tutta colpa loro di certo non è. No, ha cambiato proprio il modo di vivere le cose. Si è detto tante volte questa storia. È vero. E dicono? Niente, adesso Alessandro ha detto, ha ragione, il lettore Dreamcast non mi funziona più per... Cioè, intendeva te che per il disco è denso e quindi non li legge più il... Quello è il più grande vantaggio, il più grande svantaggio della Dreamcast. La Dreamcast è riuscita a costruire una unità che può avere 1,2 giga di spazio fisico sul disco con materiale da CD.
quindi praticamente ottica e meccanica CD, semplicemente rallentando i giri, quindi in quella maniera hanno aumentato la densità. Però c'è il rovescio della medaglia che basta poco e oppure basta che ci sia la tensione invece di essere 3,3 precisa sui laser e 3,2 il laser. Gliene frega più niente di leggere. Anche lì. Già il Saturn aveva, il primo Saturn, quello grigio, soffriva di questa cosa qui. Ma il Dreamcast è meraviglioso. Quella tensione cala giù a 3,2, 3,1 e già ti legge la metà della roba. Ti legge da Dio CD, lo metti dentro un CD-ROM e te lo legge sempre male. Quindi io ce l'ho tante macchine della Dreamcast, c'ho tanti originali, però ogni tanto qualcuno mi fa lo ghibizzo, la piglio, la apro, gli cambio i condensatori dell'unità CD-ROM, spesso ripartano senza grossi problemi, perché ti riporti le tensioni ai livelli giusti. E non è robaccia quella messa dentro, A me viene in mente la PS. Io non ci ho fatti i video per spiegarlo, perché sennò arriva il solito che con lo scalpello ci tira via condensatori, perché non sa come tirarli via, perché non è facile dissaldarli lì sopra, però basta semplicemente dissaldarli e metterli nuovi. Da qui c'è un'unità CD-ROM. Come sono THT o SMD? Eccoli qua. SMD. No. SMD. Sì, si vedono. Sono in MSD. Come li dissaldi quelli? Allora, io te lo dico, però non ti prende paura. Io li taglio. Tolgo la testa, poi dopo lascio le gambine e col saldatore tolgo prima una gambina e poi l'altra. Però io faccio così da una vita. È una tecnica che ho visto fare. La decapitazione si chiama. Sì, però devi saperla fare, perché se non la sai fare, le piste ti saltano. Perché se tu stringi troppo in un punto sbagliato, le piste ti saltano, automatico. Perché fai pressione e si alza sotto. Esatto. Okay. Devi fare molta attenzione. Infatti tutte le volte sudo 70.000 camicie, però ci riesco. Se no con l'aria calda. Alessandro scrive: è colpa dei videopoker che sono morte le sale, ho perso il Dreamcast allora. Se vogliamo mettere una cosa vera, è che la sostituzione perché noi abbiamo cambiato modo di andare in sala giochi, non ci si andava più abbastanza, questi si sono buttati sui videopoker. Videopoker non è che non esistevano, già esistevano all'epoca, era una macchina e tirava poco, però hanno visto che i giovani non ci vanno più e invece c'è i malati di mente che pensano di fare miliardi con quella roba, e allora ci spostiamo di business e funziona. Anche in Giappone, invece di esserci il videopoker, c'è il Pachinko. Il Pachinko è quello con le palline brin, brin, che saltellano. Quello è il stesso sistema. Cioè... tipo, come quella del Game Crystal. La Crystal Tech anche lei fa le videopoker. Tutti fanno i videopoker. Certo. Ma tutti. Certo. Se sei rimasto nel settore, fai videopoker. Per forza. Che cosa fai? Gioco? No, è vero, è vero. La Siga faceva, che ora ha smesso, un gioco l'anno. Uno. Prima ne tirava fuori almeno 4 o 5 a semestre. Adesso uno l'anno. Basta. E poi è un PC. Si concentrano sul mobile e anche lì stanno lasciando, si concentrano sulle console, le licenze sulle console. Sì. Fanno quello. Oppure vendono pupazzi. Che più che altro le licenze su console ce l'ha con Nintendo. Giochi Siga, credo. Cioè, allora io sono Siga, a me basta mi paghino, poi mi paghi dopo Nintendo. Non ne frega niente, sì, quello ok. Cioè, ovvio, cioè, io ho il personaggio che ancora la gente lo adora, che cacchio ne so io, Sonic, lo vuole Nintendo per combattere contro Mario, benissimo, mi paghi, non è un problema questa cosa qua. È vero. È che molte licenze sono andate a farsi benedire. Il Mortal Kombat non mi ricordo adesso chi ce l'ha in mano, il Kubert ce l'ha la Sony, per esempio. Il Pac-Man non mi ricordo più, non mi sembra non sia più nemmeno della Namco. Di solito passino di mano a seguito di acquisizioni d'azienda. Sì, esatto. Acquisisci l'azienda, in quella maniera acquisisci tutti i diritti delle cose. Però nel caso del Mortal Kombat la Midway stava fallendo e decise di vendere tutti i suoi gioielli nella speranza di tirarsi su. Fece un errore, perché hai venduto i gioielli, a quel punto cos'hai? Non aveva più nulla e quindi chiusero lo stesso.
nonostante avessero venduto Avranno un po' tutto. posticipato di qualche tempo la dipartita. Sì, qualche anno. È il Qualche concetto anno. di vendere la mucca o il latte. Esatto. È uguale, quello concetto lì, cioè hanno fatto un grossissimo errore. Magari invece avrei venduto magari la licenza per un po' di tempo in concessione a qualcuno, però rimaneva mia. Invece no, proprio hanno venduto tutta la licenza. E di qualcun altro, non mi ricordo di chi. Forse di Sony, no, non sono sicuro. Vabbè. Ci sta che sia di Sony. Perché mi ricordo Sony in quel periodo lì faceva man bassa di diverse cose. Almeno si sa chi ce l'ha. Il Kickstarter dell'Amiga non lo sappiamo chi ce l'ha. No, Che ma no, in realtà lo so, il Kickstarter 3.1 ce l'ha è della Cloanto. Questo te lo posso dare per certo. E i signori Epirion non sono d'accordo. No, sono d'accordo, perché vedrai che quello è l'unica cosa che sono d'accordo. Quello loro non sono d'accordo è no. che la Cloanto dice di avere, siccome c'ha le librerie, quindi vuol dire che anche le librerie relative sul 3.1 sono loro. Questo dice, quindi tu non puoi sviluppare Amiga OS 3.1, non lo puoi vendere, perché alcune librerie lì dentro sono mie, che sono quelle nel Kickstarter. Capito? Loro vanno su quella base lì e Hyperion dice no, io ho invece Amiga OS, anzi io ho parte del codice di Amiga OS 3.1, è mio, bisogna vedere però che cos'hai, sono lì su che cosa discutono. Cioè, In realtà hanno hanno scorporato questa libreria, chi la vuole? Tizio Caio, quest'altra chi la Che vuole? casino. ma è andata così quando non mi ricordo chi è che la Tulip, l'ultima che aveva tutto quanto in mano, quindi Commodore e Amiga tutto quanto in mano, stava saltando per l'aria e incominciò a fare proprio l'asta. Chi vuole questo? Chi vuole quest'altro? Chi vuole l'altro? Frammentato tutto. Quindi alcuni pezzi sono andati di qua, alcuni pezzi sono andati là, alcuni pezzi non sono andati da nessuna parte, sono caduti nel dimenticatoio. E il famoso Amiga OS sembrava ce l'avesse tutto uno, invece no. Poi hanno scoperto che poi stiamo parlando sempre del 3.1, ricordatelo, perché il problema è chi c'ha in mano il 2.0? Quindi il 2.0 posso fare che diavolo voglio? No, arriva sempre la Pirion, ti fa ce l'ho io, no, non ce l'hai te. Ma io ho la parte del codice 3.1, quindi ho anche il 2.0. No, il 2.0 è diverso. 3.1 Solo che non si non sa puoi chi ce avere l'ha. nemmeno 1.0. Quello lo dicono da averlo completo invece quelli della Cloanto. È tutto così. Poi dopo di tutta questa storia bisognerebbe vedere i fogli, Sì. le licenze, la roba comprata, gli asset, ma non te li faranno mai vedere a te comune mortale. Non ci penso nemmeno. Moreno Nicoli dice che la licenza di Mortal Kombat della Warner Bros. Game. Ah, Ci sta. è finita la Warner Bros. Comunque la faccia, Anche lì. la faccia di Ozzy fa vedere le 3 ore. 3 ore e 20. E soprattutto in pensione di dover lavorare domattina. Io domani mattina, sai, lavoro per degli austriaci, loro non sono molto flessibili. Dimmi chi sono flessibili oggi. Perché anch'io lavoro per gli americani, tranquillo, sono flessibili una mazza anche loro. Ah, ok, va bene, ho capito che nessuno di noi lavora per italiani, sono gli altri che vengono a fare la spesa qua. In realtà io lavoro per una società che sarebbe italiana, la Nuova Pignone, ma che in realtà è stata acquistata da una multinazionale che era la GE, che adesso invece è diventata BH, Baker Hughes. Quindi nel mezzo c'è di tutto. Cioè, americani, inglesi, tedeschi, francesi. Però diciamo quello che per il momento il top management è ancora americano, quindi io dico di lavorare per gli americani. Allora, in tal caso io lavoro per i cinesi, allora mi correggo. Capisci che casino quando si va a vedere poi l'azienda, anche lì è un bordello Tomio. Diciamo che io ho detto austriaci perché nel mio contratto il mio datore di lavoro è austriaco, quello fa fede, poi di chi è quell'azienda, poi di cui. Sì. Però dovresti vedere teoricamente di chi è l'azienda. Sì, se vai in cima alla piramide i cinesi hanno comprato qualsiasi cosa, quindi lavoro per i posto così. Sì. Alessandro, le 3 ore più interessanti della giornata. Boh, dopo questa...
Siamo a posto. 9 Vabbè. spettatori e siamo a 100 visual. 100 visual. Attenzione. Non sei contento? Sì che sono contento. Io invece sono riuscito appena a programmare, ho ricontrollato se funzionava, sono riuscito a programmare il timekeeper della M2. Ah, del 3DO? Cioè, M2, M2, sì. Konami M2. Sì, Konami M2, certo. E questa è quella del Gori. Sì, è vero che c'aveva quel problema lì, è vero. Comunque, Beh, il problema lì. Qui dentro c'è una batteria, quando è finita è finita. tipo quello del CDI. Tipo. Sì, ma è uguale. Ah, uguale. Guarda, guarda i componenti. Proprio Guarda i uguale. componenti. Sì, è uguale, è uguale. Sì. No, Cioè, il componente l'ho messo. Poi ho letto perché sennò. mi ha fatto... Eccolo qua. Ah. Questo componente qui è lo stesso che, vedi, c'è dei filini. Ho provato a smontarlo. E lì c'è i contatti, guarda. Sì. Vedi? Sì. Quelli sono i contatti della batteria. È vero. Qui dentro qui nel mezzo c'è una batteria. Però io questo ho fatto tanto per fare un esperimento, no? Ci ho messo un portabatterie con una batteria, quelle classiche 3 volts. Però noi dobbiamo ricordarci che la batteria qui dentro, quando viene montata, ha una durata, dal momento che fanno il componente, di circa 15 anni. Se io metto la batteria sopra, ha una durata di un annetto, molto 2. meno. Cioè, c'è una differenza. Molto meno, sì. Okay. Quindi ogni anno devo riaprire la macchinetta pipì e cambiare la batteria. Lo puoi fare, però ecco, Timekeeper, per quanto sia odioso, se è buono, originale e di fattura moderna, ti dura 15 anni. C'è paragone. Alessandro, se lo trovi. Alessandro, ti manderò il Dreamcast per la riparazione. A chi? A te. No, grazie. Oh, perché ci sono 11 spettatori? Perché stanno aumentando? Dobbiamo andare a letto. Sì. Comunque mi ha fatto Ormai morire che son Igor vecchio. è arrivato, assonnato, tutto così, scazzato. Dai, parlerò un po'. Adesso è più carico di prima. Adesso sai come aumentare le Eh. visualizzazioni. Basta dici in live la parola Laserdisc, appare Igor che ti tira sul canale. Esatto. Che non c'è neanche nel Ma- titolo. Non c'è neanche nel titolo. Adesso dovrò Ma non mettere. credo sia così. Adesso... Beh, vabbè, un po'. No, vabbè. Siamo passati da 7 a 11, dai. È già qualcosa. Possiamo chiudere qua. Chiudiamo qua. Tanto Devi dire penso che- qualcos'altro, Ozzy? O siamo a posto? 3 ore, insomma. Se Adesso volevo dire adesso qualcosa. sei in debito? No, non è vero, sto scherzando. Con chi? Col Demiurgo, Lui. devi pagare lo strozzino. Scherzo. Scherzo. Dai, Voi non state bene. niente, ci vediamo ai prossimi eventi. Mi Niente. dispiace non sarò a Bologna e Vabbè, dai. proveremo a beccarsi in eventi futuri, non so quali. Comunque ne faremo un altro a Bologna. Magari non sarà il Laser Day, ma vorrei farne un altro perché avrei in testa un paio di cose sul mondo arcade. Volentieri. Se Viz mi spalleggia, Cos'è Bologna? Sì. Viz sì, a Bologna. Viz è Federico Croci. Ah, sì, ok. Ha lavorato in Simulmondo lui. Sì, ha lavorato a un monte di posti. Comunque, tra le altre, anche Simul Mondo. Manderò del Cannonau. Ha detto. Allora sei sardo, Alessandro. Vabbè. Sanna, sì, è un cognome sardo. 13 spettatori. Basta, Che ragazzi. cos'è il Cannonau? È il vino sardo, il vino rosso. Ah, via. Bevo poco vino. 13 spettatori, ragazzi. Basta, mi dispiace, Dai. ma. Cioè, Col botto. la gente si vede che non dorme. Non so cosa dire. Probabile non dormo. Va bene. Niente. Ma buono? Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Grazie della chiacchierata. Grazie. Ciao. Buonanotte a Ciao tutti. ciao, notte. Ciao.